impazzire un po' questa strada. Ecco che sensazione. Oddio, che la schiena. Così. Ecco. Piano piano. Ora vecchio. E la devo accendere sempre. Dove sei? Possiamo cominciare. Così. Maria. Perché te? Posizioni! Posizioni per lei! Dammi il mantello. E il cappello. No! Musica! Primo camera in casa di Pantalone. Dai che la Malancavucco si sarà promessi e presto presto sarà Maria e Muger. Sì, caro Silvio, eccomi la mia mano, prometto di essere vostra sposa. Ed io prometto essere vostro. Bravi, bravissimi, anche questa l'hai fatta. Ora non si torna più indietro. Oh, bella cosa, propriamente anch'io me ne struggo di voglia. Altri sarete testimoni di sta promissione seguita tra Clarice mia figlia e il signor Silvio, figlio degnissimo del nostro caro signor dottor Lombardi. Compare la ringrazio di st'onor che la si degna di fare. Vedemi soltanto compare le vostre nozze, voi sarete testimonio ai nozze di mia figlia. Non lo voleste chiamare compari, e mi dar parenti, perché anche il signor dottore è del mio temperamento. Sì. Mi piace fare le cose senza strepito, Forza. senza grandezze. Forza. Mangeremo insieme, se goderemo tra di noi e nessuno ne disturberà. Cosa dicevo, oh, faremi pulito! Ma io non desidero altro che essere vicino alla mia cara sposa. Certo che questa è la miglior vivanda. Mio figlio non è amante della vanità. Egli è un giovane di buon cuore, ama la vostra figliuola e non pensa ad altro. Bisogna proprio dir che sta matrimonio e sia sta destinata insieme. Per cosa? Perché se a Torino moriva il signor Federico Rasponi, il mio corrispondente, voi sapete che mia figlia che l'aveva destinata e io non la poteva toccare al mio caro signor genero. Certamente io posso dire di essere fortunato. Beh, non so se dirà così la signora Clarice. Silvio, mi fate torto, sapete pur se vamo. Per obbedire al signor padre avrei sposato quel torinese, ma il mio cuore è sempre stato per voi. Eppure vera, in cielo, quando ha decretato una cosa, la fa nascere per vie non prevedute. Ma illuminatevi, come è succeduta la morte del signor Federico Rasponi? Porasso! Lesta. Mossa.
De notte. Per via di una sorella che aveva un intrigo con un certo commerciante di Rovigo. Questo commerciante un giorno andando per una strada incontrò via, non so niente, che da una feria se ne sta sulla botta. Se lo successo a Turin, sto fatto. Sì, a Torino. Povero signor, e me dispiace infinitamente. Conoscevi visto Federico Rasponi? Certo, conoscevo, sono stato lì 3 anni e conosciuto anche sua sorella, una giovane di spirito e di coraggio. Tutte le mattine la si vestiva d'uomo e l'andava a cacà. A cacà. A cacà. Cavallo! E lui si è innamorato del cavallo! Certo che le disgrazie ne sei sempre pronte. Forse non parlegna di melanconie. Sapevo cosa che vado a dirvi sempre che era caro. Mi so che vi dilettete laurar bene in cucina. Vorassi che mi facessi un par di piattassi a gustasso vostro. La servirasse volentieri. Non faccio per dire, ma la mia loca canta in tutti se contenta. E dice così che nessun luogo. E il magno come che si magna da me. Da me? No, da me. Da me? Da me. Da me! Ho detto da me! Ma da miti! Lascia dire, ma cosa di gusto! No, se roba produce, avete che si possa mettere anche dentro delle boine di pane. Moini di pan. Le boine di pane! Ma cos'è ste moini di pan? Moliche di panne! Oh, le mulini! Ma parlate italiano! hoppa! Ciao, i patte! Smeraldino, guarda chi sei! Subito! Ma io me ne andrei, signore! Andremo tutti! Sentimo prima chi sei! Consulissimo reverenza tutti i signori, che va la compagnia, che va la conversazione. Amico, cosa comandevo? Chi è la tua garbata signora? Così mia figlia! Me ne la E di leghe, più è sposa! ma ne console della piera. La sua cameriera, signore! Me ne congratulo. A monte le cerimonie! Cosa volevo da me? Chi sei o chi mi manda? Adagio, con le buone 3 interrogazioni una volta, le troppo per un povero uomo. Mi crede che sia un sempio costume? Oh, mi par piuttosto un uomo burlevole! Ma signoria la sposa? Oh, signor no! Volevo dir chi sei o volevo andare a fare i fatti vostri? Con la voce che sa che sono parole mi sbrigo, sono il servitore del mio patrono. E così tornando a noi. Ma chi sei? Lo è il vostro patron? Ah, è un po' cerca venuti a fare con la visita. Se poi le spose di scorare. Questo faresti il chigello, come se chiamelo! Adesso Federico Rasponi da Torino è il mio patrono. Che la diva disse che le mie poste, che da basso, che vanno passate, le baciate, ma che stai spusta la contenta, ma la segarante. Torniamo a noi. Vieni qua, parla con me! Cosa diavolo dicevo? Ah, la voce vecchia che sono me. A mi soltare le timbataccia, arma della riccia e sorda dell'accia. Non mi importa di sapere chi sei tu, vorrei che mi tornassi a dire chi sei il vostro patrono. Ho paura di aver frainteso. Ora deve essere inteso. Ho paura di aver frainteso. Ah, poi lo vedo, il saraduno dei rece. Vieni qua che le davo una sgaruggiata. E il mio patrono, Alessio Federico Rasponi da Torino. Ah, Nela, che sei matto! E sia Federico Rasponi da Torino! E sei morto! È morto. Morto. Morto! È morto sicuro, purtroppo, Perello! Diavolo, che il mio patrono sia morto, lo pure lascia vivo da basso. Ma dici da buon che sia morto. Vi dico assolutamente che sei morto! Ma sì, è la verità, è Marta, e dunque non occorre metterlo in dubbio. Ah, pure il mio patrono. Ah, in un accidente. Con sua buona grazia. Volevo altro da me! A quello morto lo vuoi sapere altro. Ma la pur vedersene vera, però. Cosa crede mio che sia costù? Un furbo o un matto? Non saprei, mi pare che abbia un poco dell'uno e un poco dell'altro. Mi
mi pare piuttosto un sempliciotto. Le bergamasco non crederia che fosse un barone. Anche l'idea era buona, non mi dispiace col murettino. Ma cosa sei insonnia voi, signor Federico? Se fosse vero che fosse qui sarebbe per me una nuova troppo cattiva. Ma che propositi! Non avevo visto anche le lettere! Se anche fosse vivo e fosse qui, sarebbe venuto tardi. Ma signori! Non si tratta così con la povera gente! Non si inganna così di fare studiare! Dove sono assenza galantameli! Se ne farò rendere conto! Guarda, voi siete sei matto, Matto di me, perché? Che si sta? Cosa avevano fatto? Andando a dire che c'è Federico Rasponi da Triage è morto! È così! Ale qua, vivo, San Spiritoso Brillante che vuoi venire, lasciaci contenta! C'è Federico! C'è Federico! Rasponi! Rasponi! No, che sei matto! Corpo del diavolo, non mi fai sempre sembrare come un giocatore, ma ce l'hai qua in casa, in sala, che ve venga al malano! Adesso mi rompo il muso! No, signor Pantalone, ma fate una cosa. Ditegli che faccia venire innanzi questo tale che gli crede essere Federico Rasponi. Però venire innanzi! Sta morto! Resuscitato! Aspettate che pensi mi cara! Su, piano, piano che si rompe, piano, giù. A che c'è sta morte che c'è resuscitato vuole essere non vuole niente contrario. Ma essere vivo l'aveva detto i vostri occhi. Vado a dire. Vado a dire che il vento. Vedo qua in avanti imparato tanto i forestieri. Proviamo la sorte. Coperta maschio onorato. A quella giovane a suo tempo si parla. Silvio mio, tremo tutta. Non dubitate, in qualunque evento sarete mia. Svenimento! Presto! Un dottore in sala, per cortesia. Ma se vuoi il dottor! Vera, sciommi, è il doteo. E a Laura, articolo 555 codice penale. Medicina! Le veda dall'altra parte. Salatto, salmeria, sanguisuga, San Vito, ballo di svenimento. Soli! Sperandina i soli! Ma sali, no! Sali da fuori. Muovete! Ora ci chiariremo della verità. Fammi dire che baronaccio a darmi delle pannogne! Ma come che diceva sul cocò? Compare lo cocò. Conosciuto il signor Federico Rasponi, se alzava lui, vi daremmo. La fine. Ma insomma non me la lascio. Eppure quel morettino non ha una fisionomia da bugiardo. Voglio vedere se mi riesce. Con buona grazia di lor signori. Se il mio pantalone, la gentilezza che io ho ammirato nelle vostre lettere non corrisponde al trattamento che voi mi fate in persona, vi mando il mio servo, vi fa passare l'ambasciata e voi mi fate stare l'aria aperta senza degnarvi di farmi entrare, che dopo una mezz'ora... Non compatissa, ma chi se la è la parone? Federico Rasponi di Torino, Cosa del Dio? Questo non è solo Federico Rasponi, ma la signora Beatrice, sua sorella. Voglio salvar dove tende sto andato. Chi è stato
attonito. Mi consola di vederla sana e vivo quando avevamo uno delle cattive gnome. Ma ancora non che credo, sai. Ah, lo so, fu detto che in una rissa rimasi istinto. Grazie al cielo, fui soltanto ferito, appena risanato, intrapresi il viaggio in Venezia, già da quanto tempo con voi concertato. Non so cosa dirla, so siano se da galantomo, ma amico dei riscontri certi e sicuri che Signor Federico sia morto. Deve essere morto, deve morire. Onde la vede bene, se non avete qualche prova in contrario. Giustissimo il vostro dubbio, conosco la necessità di giustificarmi. Eccovi 4 lettere dei vostri amici corrispondenti, uno dei quali è il ministro della nostra banca. Riconoscerete le firme e vi accerterete dell'essere mio. Oh Silvio, siamo perduti! La vita perderò, ma non... Oh, no! Qui Brighella, come diamine qui si ritrova costui? Egli mi riconoscerà certamente, ma vorrei che ti scoprisse. Amico, mi pare di conoscervi. Ah, signor. Ah, non la si ricorda Turin, Brighella Cavicchio. Ah, sì, ora vi riconosco. Bravo, galantuomo. Che fate in Venezia? Per amor del cielo, non mi scopate. Non che dubbio, faccio il localier per servirla. Oh, per l'appunto, già che ho il piacere di conoscervi, verrò ad alloggiare alla vostra locanda. Non ne farà grazia, qualche contrabbando di sicuro. Lo sentia tutto. Certo che questa lettera le accompagna il signor Federico Rasponi e se ella me le presenta, bisognerà credere che la fosse come che dice le lettere. Se qualche dubbio ancora vi restasse, ecco qui messer Brighella. Egli mi conosce, egli può assicurarvi dell'esser mio. No. C'è dubbio, Non è così, come la testa alta delle lettere, anche mio compare Brighella, caro signor Federico, me ne consolo con lei che domando scusa, secondo umiltà. Signor padre, quelli è dunque il signor Federico Rasponi? Sì, ora sì, è il cielo, lui. Oh, me infelice che sarà di noi! Non dubitate, vi dico, siete mia e vi difenderò. Cosa diceva, dottor? Se lo vegno in tempo. Ci dite in punto, quod non conti zitti nanno. Signor Pantalone, chi è questa signora? Questa, la Clarice, mia figlia. Ah, quella mi è destinata di sposa. Signor, sì, giusto quella. Adesso sono in un bell'intrigo, Signora, permettetemi che abbia l'onore di riverirvi. Serva di donna! Molto freddamente, m'accoglie? Poveraccia, la timidezza di natura. Quel signore è qualche vostro parente? Signore? E quale signore? Mi non vede signore? Ah, quello. Sei un mio devoto, ma sei timido. No, signore! Io non sono un nipote altrimenti. Io sono lo sposo della signora Clarice. Bravo, non ti perdere di la tua ragione, mu senza precipitare. Come? Voi, sposo della signora Clarice? Aia! Non è la me destinata? Signor Pantalone, questo Federico è la mia sposa. Come scoversino tutto. Oh. Caro signor Federico, se credeva che fosse vera la bella gnoma della sua disgrazia, sì che fossi morto, e così aveva da mia figlia, signor Silvio, fin qua, non che c'è niente di male, finalmente se arriva in tempo, mia figlia è vostra, se a une, e mi son qua a mantenere a mia parola, signor Silvio caro, dove era coi vostri occhi la verità, voi sapete cosa che ho detto, divina ve padella mentar. Acqua! Ma il signor Federico non si contenterà di prendere una sposa che porsi ad altri la mano. Oh, io poi non sono sì delicato, la prenderò nonostante. Voglio anche prendermi un po' di divertimento. Come un marito alla moda, non dispiace brigia. Spero che la signora Clarice non ricuserà la mia mano.
Vostro signore, tardi siete arrivato. La signora Clarice deve essere mia. Ne sperate che io ve la ceda. Se il signor Pantalone mi farà torto, io saprò vendicarmi. E chi vorrà Clarice dovrà contenderla con questa spada. Con questa... Che dica che non... Con questa... Con un'altra spada! Padrone mio! Tardi siete arrivato! La signora Clarice la da sposare mio figlio! La legge parla chiaro! Prior in tempore! Potior in iure! Tararai mingeine! Gnacchera! La signora fletta! Ma voi, signora sposa, non dite nulla? Non dice che! Ma è la tua che funziona, la mia! È la mia! Dice che! Perché siete venuto per tormentarmi? Stegola! Fermatevi, signor Pantalone, la compatisco, non conviene prenderla con asprezza, col tempo spero di potermi meritare la di lei grazia. Intanto faremo i nostri conti, verrò con più comodo a riverire. Lei si comoda come cavolo, se non ha bisogno di niente, ma proprio di niente, la mi comanda che mi la servirò. Oh, se mi darete un po' di denaro mi farete piacere, non ho voluto prenderne meco per non discapitare nelle monete. Volentieri, ma adesso sono che già il cassiere, subito che viene mando i messi fino a casa. Signore! Signore! Hai domandato? Di là non saprai, vi sono degli imbrogli. Vengo subito! Le scusa se non l'accompagno, ma mi bisogna che vago! Vengo! Perché la usce di casa, c'è il mio usce Federico, mi vago! Vengo! Non vi prendete pena per me. No, ma mi bisogna proprio che vago! Vengo! Sepolsate, signora Beatrice. Datevi, per amor del cielo, non mi scoprite. No. Sono 35 anni che faccio questo spettacolo e questa storia non l'ho mai capita. L'ammazzamento del fratello, lo travestimento della sorella e la fuga dell'amante peso alla tragedia greca. Adesso io mi siedo qui. Oh, che bello star qui, eh? È bello, no? E lei mi spiega. Il povero mio fratello è morto. No. Ed è rimasto ucciso dalle mani di Florindo Arettusi o da alcun altro per di lui cagione. Vi soverrete che Florindo mi amava e mio fratello non voleva che io li corrispondessi. Si attaccarono, non so come. Federico morì e Florindo, per timore della giustizia, se ne fu fuggito senza potermi dare un addio. Sai il cielo, se mi dispiace la morte del povero mio fratello e quanto pianto per sua cagione, ma ormai non vi è più rimedio e mi duole la perdita di Florindo. So che a Venezia era sì e lì attrizzato ed io ho fatto la risoluzione di seguitarlo con gli abiti, con le lettere credenziali di mio fratello. Eccomi qui arrivata con la speranza di ritrovarvi l'amante, il signor Pantalone. In grazia di quelle lettere, in grazia molto di più della vostra asserzione, mi crede già Federico. Faremo il saldo dei nostri conti, riscuoterò del denaro e potrò soccorrere anche Florindo se ne avrà bisogno. Guardate dove conduce, amore. Scusatemi, caro Brighella, aiutatemi, sarete largamente ricompensato. Ricompensato? Sì! Largamente ricompensato! Sì, ma dovrà essere causa di che sul pantalone sotto buona fede e che pagasse Cocò e contante poi restasse burlato. Ma come burlato? Molto mio fratello, non sono io l'erede? Se la verità, ma perché non scoprirsi? Oh, se mi scopro non faccio nulla. Pantalone principi aravoli e mi fa da tuttore. Tutti mi seccheranno che non mi sta bene, che non conviene, che so io. Voglio la mia libertà. Durerà poco.
Ma pazienza, fra tanto qualche cosa sarà. Veramente, signora, le è sempre stato spiritin bizzarro. Ma lascia fare a me, la staga sogna fede, la se lascia servire. Andiamo alla vostra locanda. Il suo servitore, dove lo? Ha detto che mi aspetterà sulla strada. Quando l'ho tolto quel martufo, che non c'è neanche piccichetto lo no, che non c'è neanche piccichetto lo no, che non c'è neanche piccichetto non sa parlare, non sa. L'ho preso per viaggio, pare sciocco qualche volta, ma non lo è. E circa la fedeltà non me ne posso dolere. Oh, la fedeltà è una gran bella cocone. Andiamo alla resta servita, guardi amor, cosa che fa far. Questo non è niente, amore. Ne fa far di peggio. Avevo principiamente, andando in là, non c'è sa cocò. No, non c'è sa cocò. Non c'è sa cocò. Cosa possa succedere? L'amore è come un buso in una calzetta nera. Se lo scoverge subito. Quando che viene le gondole, coi lumi sulle fese, vien quasi carneval. Valli e campielli smusano, fiori e tele giovani, noi fate cambiar maschera se tempo dell'amore, c'è il tempo delle maschere, delle promesse inutili, delle parole futili, dette così per dir. Strada con locanda di Brighella. Sono stufo d'aspettare che non ne posso più. Costume patrone, se mangia poco, quel poco te lo fa anche sospirare. Guarderà, mezzogiorno della città le sono anche le misure. E mezzogiorno le mie budelle sono anche le dure. Guarda, qualche locanda che ti fa andare a vedere c'è che puzza qualcosa da divertire il dente. Altro, e se il mio patrone c'è. Sodano, che aveva un po' di discrezione, vuoi andare? Ma adesso che penso? È un'altra cosa che non me la ricordavo. Ma non neanche un quadrino. A povera Arlecchina, piuttosto che fare il servitore, corpo del diavolo mi vuoi mettere a fare? A far cosa? A per grazia del cielo, mi non so far niente. No, questo qui è meglio che il massa. Ah, ecco qui, un'insegna d'osteria o di locanda. Non puoi fare questi 4 passi? Aiuto! È una intera! Ma io l'ho detto che tu non saresti stato al caso. Sei troppo debole, non hai forza. Se potessi guadagnare 10 soldi. Fiorco, ma non ha niente da mi posso servire. Caro galantuomo, aiutate a portare questo baule in quella locanda. Subito la lascio fare a la varda, come che si fa? Passa via. Bravissimo! Ma se non piglia niente. Vedete come si fa? Io so farne qui! Faccio il facchino per disgrazia, ma son figlio una persona Ma civile! cosa faceva vostro padre? Me pare scortegava gli miei per la città! Costui è pazzo, non occorre altro. Lustrissimo la favorisce! Che cosa? I pesci della portatura! Ma quanto da dare per 10 passi? Eccoli la corriera. Mi lo conto i passi, la me paga! Eccoti 5 soldi. La me paga! Che pazienza, eccoti altri 5. La me paga! Basta! Adesso sono pagato. Che razza di umori si danno? Aspettava proprio che io lo maltrattassi. Orsù, andiamo un po' a vedere che locanda è questa. C'è la restava servita. Che alloggio è codesto? Ah, una buona locanda, signor buoni letti, bei specie. Una cucina bellissima, con un odore che consolava per la camerella, sa servita da... E voi che mestiere fate? Mi, servitore. Adesso avete padrone? Sono non che l'ho. Ma siete senza padrone, Lo vede bene, sono senza patrone. Quando del mio patrone, non dico bugie. Verreste voi a servirmi? A servirle perché no? Almeno per il tempo che sto in Venezia. A benissimo come mi volesse da dare. Quanto pretendete? Dove vado? Dirò a quell'altro patrone che da vedere che non può più mi dava
Un Filippo al mese di spesa. Bene, bene, tanto vi darò io, sì. No, ma non mi piace un Ah, signor, lascia ferma che mi fa andare attorno tutto. Guarda che mi dice qualcosetta di più. Cosa pretendereste in più? Ah, un soldito al giorno. Ah, sì, ho pure il tabacco. Ah, volentieri ve lo darò. Ah, quindi stiamo con... Oh, su, mi parete un uomo da bene, vi proverò. Non mi provo, lo vedrà. Prima di ogni altra cosa mi preme di vedere se alla posta vi siano lettere per me. Eccovi. Mezzo scudo. Andate alla posta di Torino e domandate se vi sono lettere di Florindo Aretusi. Aresuti. Aretusi. Aresusi. Aretusi. Aresu, sì. No. Aresu, no. Sì. Aresu, no, sì. No, Aretusi, sì. Ma insomma, sì o no? Aretusi. Provo a capire Aresuti. Se ve ne sono, prendetele e portatele subito che vi aspetto. Sì, ma intanto la faccio preparare domani. Ma come ti permetti di sì, bravo, farò preparare. E Facetto, non mi dispiace, poca alla volta ne farò la prova. Un soldo al giorno di più e 30 soldi al mese. Ah, non è neanche vero che quell'altro mi dava un Filippo e mi dava 10 Paoli. Ma poi può essere che 10 Paoli fa San Filippo, ma non lo so di sicuro. E poi questo turniere c'è un giovane che non ha barba, non ha giudizio, lasciamolo andare. E ne mandiamo alla posta per stasera. Bravissimo, così mi aspetti. Avete penso un qua che l'aspetto ancora? E perché vieni ad aspettarmi qui e non nella strada dove ti ho detto è un accidente che ti abbia ritrovato Florindo? Ah, no, smasceggia un pochetto perché mi passasse la fame. Oh, su! Vai in questo momento alla banca del Corriere, fatti consegnare il mio baule e portalo alla locanda di Messer Brighella. Eccola la mia locanda. Là! Non si può sbagliare. Bene, dunque, sbrigati che ti aspetto. Oh diavolo! In quella locanda che è quell'altro mio padrone. Oh! Tieni! Nello stesso tempo andrai alla posta di Torino, domanderai se vi sono mie lettere, anzi domanda se vi sono lettere di Federico Rasponi e di Beatrice Rasponi. Beatrice. Oh, aveva da venire, ecco, anche mia sorella, e per un incomodo è restata in villa, qualche amica le potrebbe scrivere, e insomma, guarda se ci sono lettere o per lei o per me, va! Uela! Ma che ne tanti che cerca un patrone e mi lo trovato. Ma come vuoi da fare? A tutti e due non li può dare un servizio? No! E perché no? Uno sa una gran bella cosa, c'è dire due patroni, guadagnare 2 salari e mangiare il doppio. Perché non può? Ma mi va a provare, anche durante un bisogno mi va a provare. Alla fine avrò sempre fatto una gran bella cosa. E andiamo andiamo alla posta per ti da sciorri. Galantuomo! A che ne un altro? Io 3 stavolta. Dov'è il vostro padrone? E il mio patrone... Andate subito dal vostro padrone e ditegli che io gli voglio parlare. Se uomo d'onore venga giù, che io lo Ma attendo. caro zio... Andate subito, eh? Ma la sappia... Ma non repliche giù dal cielo! Ma quello vado a venire... Subito ti bastono! A me non so niente, che mando il primo che trovo. No, non sarà mai vero che soffra di vedermi innanzi agli occhi un rivale. Se Federico scampò la vita una volta, non gli succederà sempre la stessa sorte. O egli ha da rinunziare a ogni pretensione sopra Clarice, o l'avrà da fare me. Ecco. Eccolo là, quel signor che butta fuoco da tutte le bande. Io non lo conosco. Cosa vuole da me? A me non so niente sul bagattone elettrico, c'è buona grazia. Hanno voce impegni. Voglio chiarirmi della verità. E Federico non viene. Signore! Siete voi che mi avete domandato? Io? Io non ho nemmeno l'amore di conoscere. Eppure quel servitore che ora di qui partito mi ha detto che con voce imperiosa, con minacce, avete preteso di provocarmi. Colui mi intese male, io dissi che parlare voleva di lui padrone. Bene, io sono il di lui padrone. Voi il suo padrone? Senz'altro, egli sta al mio servizio. Perdonate dunque, o il vostro servitore è simile ad un altro che ho veduto stamane, o egli serve qualche altra persona. No, egli serve me, non ci pensate. Quando è così io torno a chiedervi... Scusa, Non vi è male, negli equivoci ne nascono sempre. siete voi
forestiere. Ah, torinese, ai vostri comandi. Torinese, appunto. Era quello col quale io desideravo sfogarmi. Se è mio paesano, può essere che io lo conosca. E se gli vi ha disgustato, mi impegnerò volentieri per le vostre giuste soddisfazioni. Conoscete voi un certo Federico Rasponi? Oh, l'ho conosciuto purtroppo. Pretende egli, per una parola avuta dal padre, togliere a me una sposa che stamane m'ha giurato la fede. Oh, non dubitate, amico, Federico Rasponi non può involarvi la sposa. Egli è morto. Sì, tutti credevano che egli fosse morto, ma stamane giunse vivo, sano in Venezia. Per mio malanno, per mia disperazione. Signore, voi mi fate rimanere di sasso. Ma ci sono rimasto anch'io. Federico Rasponi, vi assicuro che è morto. Federico Rasponi vi assicuro che è vivo. Badate bene che vi ingannerete. Il signor Pantalone dei Bisognosi, padre della ragazza, ha fatto tutte le possibili diligenze per assicurarsene ed ha certissime prove che sia egli proprio in persona. Ma dunque non restò ucciso come tutti credettero nella rissa. Quello io abbiamo da rinunciare agli amori di Clarice o alla vita. Qui Federico, fuggo dalla giustizia, mi trovo a fronte il nemico. È molto che non l'abbiate veduto, ma doveva alloggiare in quella locanda. No, io non l'ho veduto. Qui mi hanno detto che non viene alcun forestiero. Avrà cambiato pensiero, signore. Scusatemi se vi ho importunato, ma se lo vedete, ditegli che per suo meglio abbandoni l'idea di tali nozze. Silvia Lombardi è il mio nome, avrò l'onore di riverirlo. Gradirò sommamente la vostra amicizia, io resto pieno di confusione. Ha il vostro nome in grazia. Posso saperlo? Non può scoprirmi. Orazio Ardenti, per obbedirvi. Signor Orazio? Sì. Io sono ai vostri comandi. No, sono io che sono ai vostri. Signor Orazio? Sono ai vostri comandi. Che segno Sono ai grande vostri vi comandi. Come può darsi che una stoccata che lo passò dal fianco alle reni non l'abbia ucciso? Lo vidi pure io stesso, disteso al suolo, involto nel proprio sangue, intesi dire che spirato era sul colpo. Eppure potrebbe darsi che morto non fosse. Il ferro toccato non avrà nelle parti vitali. La confusione fa trasvedere. L'essere io fuggito da Torino subito dopo il fatto che a me, per l'inimicizia nostra, venne imputato, non mi ha lasciato luogo a rilevare la verità. Dunque, già che non è morto, sarà bene che io vada a Torino a consolare la mia diletta Beatrice, che vive forse penando e piange per la mia lontananza. Avanti camarada, tu sul baule! Anch'io! Aspettami camarada, ritirati quel gattone che ha quell'altro mio padrone! Anch'io! Su! Vuoi venire a Torino con me? Quando? Subito, ora! Sei somagnano! Ah, si pranzerà e poi ce ne andremo. Ah, vedi somagnando che pensavo? Hai dato la posta? Aspetta. Hai trovato mia Abbiamo lettera? trovato. Dove sono? Adesso lo troverò, non mi ricordo più dove glielo dice. Nella cappellina nulla che, nella sciacca neanche. No. Oh, vieni qua! Oh diavolo, confuso quello un patron con quelli quell'altro, come da farmi che non so lenta? Animo, da qui le lettere! Perché no, se le lettere non le viene tutto il popolo cittadino? No? No, perché non dalla porta che trovo un seguito che mi pone, non si mi frega che avanti sicuramente penso che tu. Anche che era una mattina che ho fatto la via! Ma basta vedere a me, prenderò la mia, l'altra te la renderò. A Tolime prema di servire l'amico. Ma è mai possibile che deve sempre sopportare tutti questi servi? Eccola! E vedo! Una lettera diretta a Beatrice Rasponi! Beatrice Rasponi in Venezia! La ritrovava quella del mio camerata! Chi è? Questa tua camerata che ti ha dato una tale incombenza! È un servitore che chiama me Pasquale! Chi serve costui? Non lo so, signore, in verità. Ma se ti ha detto di cercare la lettera del suo padrone, ti avrà dato il nome? Naturalmente. Ebbene, che nome ti ha dato? Non me la ricordo. Come? E mi era scritto sul toccherin di carta. E dov'è la carta? L'ho lasciata alla posta. Sono in un mare di confusione. Mi vado ingegnando da me. Ma dove sta di casa questo Ma non Pasquale? lo so, signore, in verità. Come potrai recapitargli la lettera? Hai mai detto che dopo, se troveremo in piazza, Io non so che pensare. se la porto fuori netta stavolta è un miracolo, la me favorisce la lettera che procurerò di trovarlo. No, questa lettera io voglio aprirla. Tant'è. Non la faccia, ti Questa prego, lettera mi lasciatemi interessa vedere. troppo. Il È diretta a ciappa persona che mi così, appartiene, c'è per la qualche faccia, titolo, la faccia, e senza la scrupolo senta per la tutta la posso vita. aprire. L'ha fatta gli stessi. Illustrissima padrona, la di lei partenza da questa città ha dato motivo di discorrere a tutto il paese. Sì. Via.
La corte ha penetrato che ella sia fuggita in abito da uomo per seguire il signor Florindo non ha di fare diligenze per intracciarla e farla arrestare. Io non ho spedito la presente di questa posta di Torino per Venezia addirittura per non iscoperire il paese dove la mia confidato che pensava portarsi. Permesso? Chi è? Amici. Avanti. Grazie. L'ho inviato ad un amico di Genova perché prenderà la trasmettesse a Venezia. Se avrò una notizia di Marco, non lascerò di comunicargliela con lo stesso metodo, il mentre rassegni il mio severissimo servitore, Tognin della Toira. Che bella sono leggere i fatti degli altri. Che intesi mai che lessi Beatrice partita di casa sua in abito da uomo? Ma per venire in traccia di me, e la mia ama davvero, volesse il cielo che la ritrovassi in Venezia. Arlecchino! Sono qua. Arlecchino! Sono qua. Arlecchino! Chi è? Pasquale, procura di ricavare della luce sia il suo padrone, se uomo se donna, rileva dove sia alloggiato e se poi conduci l'occhio da me, che a te e a lui sarà una mancia assai generosa. Va. Datemi la lettera che procurerò di trovare. Eccola, mi raccomandate, questa cosa mi preme infinitamente. Ma sta lettera, che lo dà, così a me. E digli che è stato un equivoco, un accidente, non vi trovare difficoltà. A Torino ce ne va più. No, non si va più per ora. Non perdere tempo, procura di ritrovare Pasquale. Beatrice a Venezia. Federico in Venezia. Se la trova il fratello, misera lei. Ma se io la ritrovo in Venezia, misero lui. E se ci trovano tutte e due? Miserere nobis. Sabe, le andai ma la sa sta lettera, come da fare? Bisognerà piegarla. No, aspetta, prima di piegarla vediamo una bella stiradina, guarda. Ecco fatto. Poi metto una man di sotto, una in parte e l'altra in calesela. Ecco qua la lettarella. Ma adesso bisognerà serrarla. Ma se sapessi come fa... Oh, aspetta! Mi ricordo mia sorella nonna che lasciava le lettere col pan martegà. Mi vuoi provare perché deve aver giusto con fiantin de pan, dove c'è? Ah, vero qua, guarda! Aveva un cartapulito, sapete perché quando che di notte si dorme sotto i ponti, vede quelle pantegane lunghe, sa, quelle panteganacce da Rio, che te rosega sempre tutto, e me lo regava sempre il mio pan. Alla mia un cartapulito perché non me lo regasse il pan, infatti me lo regava sempre una scarpetta, un amico ha detto, guarda che bravo, invece... Ah, vero qua! Ma stigamo un boccorso in piccoletto. Allora, su! Ma bisognerà masticare con un altro boccorso? A fermo piange non restiamo senza pane e senza bollo qua. Anda su anche a questo! E l'inutile alla natura repugna. Crammi per fare le cose. Aspetta di aver giusto un quantin di spaghetto dove c'è. Ah, velo cara. A vediamo una bella ligatina, sai? Perché mi sto marito, se non fianti debolito, se tira su tutto, mi dirà. Alla mia, a favore, non ho parlato. No, figlio, vediamo una gazzetta, papà. Capamela. No. È venuta poi la lettera! Ecco, guarda che bella boladina che è venuta! È venuta proprio bene! Ecco fatto, mettiamo via lo spaghetto lì. Ah, ma adesso bisogna vedere alguna timbradina, se no non va veloce. Aspetta che devo una bella timbradina di cosetta, guarda. No, che la devo di piede, non neanche che la devo di testa. No, fermo cosetta, guarda. 1, 2 e 7. Ecco fatto. Oh. Dove la sei? Ah, sai, adesso devo che ha visto la lettera. Ha visto che ho piegato, l'ho buonato, l'ho messa là. E non la... È dietro. Dietro. Non la vedi dietro, sa? Ma dietro di qua? Non la vedi anche dietro di qua? Hai dietro di qua o dietro di là? Dietro. Dietro di dietro. Ah, sul di dietro! Ah, grazie, signora, grazie! Non mi ricordavo più del fucking... A Camerata me ne partito le sue bolle! Dove l'avremmo da portare? Là dentro in quella locanda! E chi pagarà? Adesso venirà.
E questo è il mio baule? Sì, c'è lui. Portatelo nella mia camera. Qual è la sua camera? Mandatelo al cameriere. Siamo d'accordo, 30 soldi! Andate che vi pagherò. Lascia E non mi seccate. adesso che butto in baule! Che gran persone gentili che ne ti facchini. Sei stato alla posta? Aspetta, Lettere ve ne sono? anche ce n'era una per sua sorella. Bene, dov'è? Quella qua. Ah no, quella qua. Oh! Oh! Questa lettera è stata aperta. Aperta, non più lei. Aperta e sigillata ora. Col A me non sa pane. bene come te lo- Non lo sapresti, Piccone indegno. Chi ha aperto questa lettera? Non Chi ha aperto questa c'è lettera? l'altro, c'è Voglio l'altro. saperlo, Ah, dillo sì, subito. sì, Vai! che come sei messa qui ho tolto la porta che non legge mio amico Boglaggio in falazzo il mio coperto la troia domanda per carità Va bene. Se la cosa fosse così non vi sarebbe male. alle cucina poi lo fiori. L'hai letta questa lettera? No. Sai che cosa contiene? Lei ha un carattere che non conosco. L'ha veduta nessuno? No. Vada bene, Ah. Oh. Non vorrei che costui mi ingannasse. Anche a questa l'età conava. Illustrissima padrona, la di lei partenza da questa città ci ha dato motivo per venire. E si va florendo. Se tocca anche a questo. Il suo umilissimo, fedelissimo servitore. Tonin della donna, Tonin della donna. Tonin è un servitore fedele, io ho dell'obbligazione. Oh, su! Io vado per un interesse poco lontano. Tu vai nella locanda, apri il mio baule, eccoti la chiave. E dà un poco d'aria ai miei vestiti. Sì, vabbè, ma la. E quando torno si pranzerà. Oh! Quando che torna? Ha dato patroni non riesco a casa tu neanche un bocco. Ah, ma è andata ben che non lo poteva andare meglio. Ah, sono un uomo di garbo, mi stimo 100 scudi di più di quel che mi stimava prima. Mare vengo, il tuo tamburo, faccio guarda che scherzo. Se puoi continuare. Come, l'ho sentito colpa sua. Bene. Dice mica il vostro padrone sei in casa! Se no non ti sei. Sai dove che sia! Bianca. Cosa c'è a casa di Stano? Mi chiederà di sì. Allora c'è perché se forse con 100 ducati non posso fermarmi perché cosa fare? Claria, senta, ascolta. Sa, vuole andare ma neanche di te quale do patron groda da mista voce. Ebbene, hai tu ritrovato Pasquale? Ah, se non ho trovato Pasquale. Ma trova uno che mi ha dato una borsa con 100 ducati, 100 ducati. 100 ducati per farne che? A dire la verità, suo patrone, aspettò di non da nessuna banda. Ho presentato una lettera ad un Ma mercante. tu che ti va tenisce la E solita? cosa ha detto chi te li ha dati? E mi ha detto datti al vostro padrone. E dunque sono i miei senz'altro, non sono io il tuo padrone, che dubbio c'è? Ah, non sa niente di quell'alter mio patrone. Non sai chi te li abbia Ah, lei dati? una faccia che mi fa... Le conosco, ma non me la ricordo. Sarà un mercante a cui sono raccomandato. Sarà lui senza... Ricordati di Pasquale. Ma dopo mangiare... E andiamo dunque a sollecitare il pranzo. Oh, Beatrice. Andiamo pure, manco che stavolta non lo fa là. La borsa me lo dava, chi la doveva avere? Oh, Beatrice! Altra camera in casa di Pantalone. Tant'è, signor Federico Adesso il vostro marito, io do la mia parola e che sono un mammosso. Siete padrone di me, signor padre, ma questa, compatitemi, è una tirannia. Quando signor Federico ha fatto di mandarvi, ve l'ho detto, tu non mi avevi risposto di non volerlo. Allora dovevi parlare, adesso non sei più in tempo. La soggezione e il rispetto mi fecero ammutolire. Figlia! Bravo! Altri tempi. Figlia! Figlia mia, se non suggerisci non so cosa devo dire. Figlia! Perché la suggestione e il rispetto faccia lo stesso anche adesso! Non posso, signore. No! E per cosa no? Federico non lo sposerò certamente. Mi dispiace, lo donca tanto. È odioso agli occhi miei. Dice, mi insegno un modo di far che mi piace. E come
mai, signore? Smentighevi, signor Silvio, e vedere che mi piacerà. Silvio è troppo fortemente impresso nell'anima mia e voi all'approvazione vostra lo avete ancor più radicato. Paras, è una banda compatisso, bisogna far da necessità virtù. Il mio cuore non è capace di uno sforzo sì grande. Bene, animo, bisogna farlo. Signore! C'è quel signor Federico che vuol riverirla. Che vede che si parò. Sì. Che avete, signora padrona, piangete? In verità avete torto, non avete visto com'è bellino il signor Federico? Se toccasse a me una tale fortuna, non vorrei piangere, no! Vorrei ridere con tanto di bocca! Figlia mia, non ti far vedere a piangere. Oh, se mi sento scoppiare il cuore! Riverisco il signor Pantalone. Padrone Virico, alla riceviste una borsa con 100 ducati. Io no. Che l'ho dato al suo servitore, ma dico che sei un uomo fidato. Sì, non vi è pericolo. Me li darà quando torno a casa. Ma che ha la signora Clarice che piange? La piange? Ah no, la piange così per ridere. L'uomo della sua disgrazia è stata la causa di sto mal, ma col tempo spero che la si scambiare. Fate una cosa, signor Pantalone, lasciatemi un momento in libertà con lei per vedere se mi riuscisse ad avere una buona parola. Sì, vago e degno. Voglio provarle tutte. Figlia mia, tieni un poco di compagnia al tuo bel noissimo di giudizio. Allora mi vago e degno. Queste qua, fai i brani, devi la manina, i vostri coccolessi, i vostri bagolessi, ma non fai sporchessi. Signora Clarice, Spostatemi e non ardite di importunarmi! così severa con chi vi è destinato in consorte? Se sarò trascinata per forza alle vostre nozze avrete da me la mano, ma non il cuore. Voi siete sdegnato amico, eppure io spero placarvi. Vi aborrirò all'eterno. Se mi conosceste voi non direste così. Vi conosco abbastanza per lo sturbatore della mia pace. Ma io ho il modo di consolarvi. Vi ingannate, altri che Silvio, consolar non mi potrebbe. Certo che non posso darvi quella consolazione che potrebbe darvi il vostro Silvio, ma posso contribuire alla vostra felicità. Mi pare assai, signore, che parlate mio in una maniera la più del mondo. Vogliate ancora tormentarmi? Questa povera giovane mi fa pietà, non ho cuore di vederla penare. La passione mi fa diventare ardita, temeraria, incivile. Signora Clarice, ho da confidarvi un segreto. Non vi prometto la segretezza, non lasciate di confidarmelo. Ma la vostra austerità mi toglie il modo di potervi rendere felice. Voi non mi potete rendere che sventurato. E per convincervi vi parlerò schiettamente. Se voi non volete me, io non saprei che farmene di voi. Se ad altri avete impegnato la destra, anch'io con altri ho impegnato il cuore. Ora cominciate a piacermi. Non ve dissi che avevo io il modo di consolarvi? Temo che mi deludiate. No, signora, non fingo. Parlovi col cuore sulle labbra. E se mi promettete quella segretezza che mi negaste poc'anzi, io vi confiderò un arcano che metterà in sicuro la vostra pace. Giuro di conservare il più rigoroso silenzio. Io non sono Federico Rasponi, ma Beatrice di lui sorella. Oh, che dite mai? Voi, donna? Sì, tale io sono. Pensate se aspiravo di cuore alle vostre nozze. E
Egli morì purtroppo di un colpo di spada. Pregovi, per tutte le lecite amicizie d'amore, di non tradirmi. Ah, Silvio, mi permettete che No. io lo dica? Anzi, ve lo proibisco assolutamente. Bene, non parlerò. Badate che mi fido di voi. Io ve lo giuro di nuovo, non parlerò. Ora non mi guarderete più di malocchio. Anzi, vi sarò amica e se posso giovarvi disponete di me. Anch'io vi giuro eterna la mia amicizia. Datemi la vostra mano. Non vorrei. Avete paura che io non sia donna? Vi darò evidenti prove della verità. Credetemi, ancora mi pare un sogno. Infatti la cosa non è ordinaria. Stravagantissimo. Oh, su, io me ne voglio andare. Tocchiamoci la mano in segno di buona amicizia e di fedeltà. Eccovi la mano, non ho alcun dubbio che mi inganniate. Bravissimi! Me ne consolo infinitamente! La mia testa giusta molto presto! Non vel dissi, signor Pantalone, che io l'avrei pagata. Bravo! Avrei fatto più in 4 minuti che non l'avrebbe fatto in 4 anni! Ora sono in un labirinto maggiore. Ma stabiliremo sto matrimonio! Non abbiate tanta fretta, signore. Come? Se si tocca rimanisco un dom, se si fa sporchissima goessico, questi non devo aver pressia! No, non voglio che mi succeda disgrazie! Davanti sarà tutto! Oh, sarà necessario, signor Pantalone, che prima accomodiamo le nostre partite, che vediamo il nostro carteggio, che queste cose... Che si fa in 2 ore, domanderemo l'anello! Signor padre. Ma a questo punto dir do parolette a signor Silvio! Oh, non lo irritate per amore del cielo. Figlia! Cos'è? Ne studiò? Questo e anche a quello! Non dico questo, mamma. No, la sinfonia! Ciao, signori! Signora Beatrice, esco da un affanno per entrare in un altro. Abbiate pazienza, tutto può succedere fuorché io vi sposi. E se Silvio mi crede infedele? Durerà per poco l'inganno. Se gli potessi svelare la verità. Io non vi disimpegno dal giuramento. Che devo fare dunque? Soffrite un poco. Dubito che sia troppo penosa una tal sofferenza. Non dubitate che dopo i timori, dopo gli affanni, riescono più graditi gli amorosi contenti. Posso lusingarmi di provare i contenti finché mi vedo circondata da pene. Purtroppo egli è vero, in questa vita per lo più o si pena o si spera e poche volte si gode. Atto secondo, camera in casa di Pantalone. Signor padre, vi prego, lasciatemi stare! Fermati, rispondimi un poco! Sono fuori di me! Per qual motivo sei tu venuto dal signor Pantalone? Perché voglio che mantenga quella parola che mi ha dato, che mi renda conto
del gravissimo affronto. Oh, questa è una cosa che non conviene fare nella propria casa di Pantalone. Sei diventato matto a lasciarti trasportare dalla collera. Chi tratta male con noi non merita alcun rispetto. Alle bene, ma non per questo s'ha da precipitare. Figlio, frutto delle mie viscere. Lascia un po' che io ti parli, può darsi che io lo illumini, che ti faccia conoscere il suo dovere. Ritirati in qualche loca e aspettami. Essi da qui, non facciamo sene. Aspetterò io, il signor Pantalone. Ma io, signor padre... Ma io, signor figlio, voglio poi essere obbedito. Tararai minghena. Ma se si potesse parlare... Aspetta, non ho finito. Va bene. Buscaret. Adesso finito, tocca a te. Sì, parlategli. Vi aspetto dallo speziale. Ma se il signor Pantalone persiste... E a Laura. L'avrà a che fare con me? Povero ragazzuolo. Povero ragazzuolo. Lo compatisco. Non doveva mai il signor Pantalone lusingarlo a tal punto prima di essere certo della morte del torinese. Vorrei pure vederlo quieto e tranquillo. Non vorrei che la collera me lo facesse precipitare. Signor Pantalone, la riverisco. Ciao, signor dottor. In questo momento mi veniva in cerca di voi del vostro... Immagino che dovevate venire in traccia di noi per assicurarsi che la signora Clarice sarà la moglie di Silvio. No, anzi, mi veniva per dirvi... No, non c'è bisogno di altre giustificazioni. Compatisco il caso in cui vi siete trovato, ma tutto vi si passa in grazia della buona amicizia. Certo che considerando la promessa fatta al signor Federico... E colto all'improvviso da lui non avete avuto tempo a riflettere e non avete pensato all'affronto che si faceva alla nostra Cosa casa. vuol dire affronto quando un precedente contratto? So, cosa volete dire? Pareva a prima vista che la promessa col torinese fosse indissolubile perché stipulato per via di contratto, ma quello era un contratto seguito fra voi e no, il nostro invece confermato della fanciulla. Dice vero, ma la E fanciulla... sapete bene che in materia di matrimoni consensus et non concubitus facit virum. E le ragazze non bisogna sacrificarle, siamo perfettamente d'accordo. A me ho altro da dire. Per me ho detto. A me ho finito. Ho finito. Posso io parlare? Ma parlate. Oh! Signor dottor Caro, con tutta la vostra dottrina... Circa la dote ci aggiusteremo, poco più, poco meno, non guarderò. Voleu lasciarmi parlare, sì o no? Ma parlate. Parla sempre lui. E dico che la vostra dottrina è bella e buona, ma in sto caso non la conclude. Come? E voi comporterete che segua un tal matrimonio? Mi direbbe già che non mi poteva cavare, mia figlia c'è contenta, che difficoltà possiamo avere? Giusto in questo momento mi veniva in cerca di uno del vostro figlio per dire questa cosa. Non mi dispiace assai, ma non che vedo rimedio. Pararai mingaino! Mi meraviglio! Non mi meraviglio. Mi meraviglio! Non mi meraviglio. Mi meraviglio! Non mi meraviglio. La so! No, la so, io che la so. Mi meraviglio della vostra figliola! Mi meraviglio di voi! Perché malamente con me, che non eravate sicuro della morte del torinese, non dovevate impegnarvi col mio figliuolo! Ma se con lui vi siete impegnati! Ma non mi sono impegnato! Avete a mantenere la parola! A casti in cosa? E dai, costo la fine! La nuova della morte del signor Federico giustificava abbondantemente anche presso di lui la vostra nuova risoluzione. Ne poteva egli rimproverarvi, ne aveva luogo a pretendere soddisfazione per una. Ma che per una, qua siamo a Venezia! Gli sborsali contratti questa mattina tra la signora Clarice ed il mio figliuolo, coram testibus, non potevano essere sciolti da una semplice parola data da voi ad un altro. Ma
Mi darebbe l'animo, con le ragioni del mio figliuolo, di rendere nullo ogni nuovo contratto e obbligare vostra figlia a prenderlo per marito. Non mi vergognerei di avere in casa mia una nuora di così poca reputazione. Ma mia figlia La è figlia di un uomo senza parola, come voi siete. Signor Pantalone! Signor dottore! Ricordatevi che l'avete fatta a me! 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 Alla casa Lombardi! Bisognosi! Lombardi! Bisognosi! Lombardi! Bisognosi! Ma verrò! 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 Cosa? Il tempo in cui voi pagare la dovrete. Omnia tempus abent tararai mingeina e gnacchera la sgnaura fleppa. Non me ne importa un figo! E non ho paura di voi! Stimo più la casa Rasponi! Te sento casa Lombardi! Un figlio unico e ricco di sta sorta se stenta a trovarlo! La deve essere così! E la seconda de cambio! Schiavo suo, signore. Padrone Verito! E che fuma! Pistola! Ho inteso da mio padre un certo non so che. Crediamo poi che sia la verità. Come ha detto se signor padre sarà vero? Sono dunque stabiliti gli sponsali tra la signora Clarice e il signor Federico. Signor sì, stabiliti e conclusi. Mi meraviglio che me lo diciate con tanta temerità. State zitti, maledetti. Uomo senza parola, senza reputazione. Come parla la parola? Per un uomo vecchio dalla mia sorte, così la che tratta. Non so che mi tenga che non vi passi da parte a parte. Non c'è mica una rana. E in casa mia si viene a far stemulare. Venite fuori di questa casa. Ma maraviglio d'ena. Fuori se siete un uomo d'onore. E domini della mia sorte, sei che parte rispetto. Siete un vile, un codardo, un plebeo. E tu sei un tocco di temerario. Giura il cielo che Fermo che te bruso. Eccomi, sono io in vostra difesa. Conte per l'appunto desiderava dibattervi. Rivolgi a me quella spada. A noi due. Bella Clarice, in grazia vostra dono a Silvio la vita, ma voi in ricompensa della mia pietà. Ricordatevi del giuramento. Ricordatevi del giuramento. Partiti Involati dagli occhi miei, dal mio cospetto, furia con volto di cielo, demone con maschera d'amore, io maledico io detesto il giorno che ti mirai. il punto che t'adorai.
ai luci, Al fronte, da rimirarmi, a starmi presente. da rimirarmi. Plin plin. Che credi? Che pensi? Che mi fermi per rimirarti? Che m'arresti, che m'arresti per vagheggiarti. Non ne posso negare che sei bella. Ed io troppo già confesso che sei vago. Ma che vale la bellezza? Ma che gioco fa a leggiadria? Se turbata dall'errore, Se compagna dell'inganno. non me l'immaginavo, non me lo persuadevo che un cielo fosse un inferno, che un cupido fosse un lucifero. Dire qua, Ti sgombra. aborrisco con tutta l'anima. Morirò se non ti plachi. Ne certo morirà. Morirò se non ti Quando vogliono celebrare. Fermatevi! Che diavoli fate? E voi, cane rinnegato, l'avreste lasciata morire. Ma che cuore avete? Di tigre, di leone, di diavolo? Oh, guardate lì il bel soggettino per cui le donne sappiano sbutellare. Che siete pur buona, signora padrona, non vi vuole più, forse? Chi non vi vuole non vi merita. Vada all'inferno questo sicario. E voi venite meco che degli uomini non ne mancano. Mi impegno avanti sera trovarvene una dozzina. Nabucodonosor sono. Ingrato! Possibile che la mia morte non mi costasse un sospiro? Sì, mi ucciderà il dolore, morirò, sarete contento, però vi sarà nota un giorno la mia innocenza e tardi allora, pentito di non avermi creduta, piangerete la mia sventura e le vostre barbare crudeltà. Questa è una cosa che non so capire. Vedere una ragazza che si vuole ammazzare e star lì a guardarla come se vedeste rappresentare una scena di commedia. Pazza che sei, ma credi che la si volesse uccidere veramente? Non so altro io. So che se non arrivavo in tempo, la poverina sarebbe ita. Ma voleva ancor tanto prima che la spada giungesse al petto. Sentite che bugiardo! Se stava lì per entrare. Ah, tutte finzioni di voi altre donne. Sì, se fossimo come voi. Dirò come dice il proverbio. Noi abbiamo le voci e voi altri avete le noci. Le donne hanno la fama d'essere infedeli e gli uomini commettono le infedeltà più non posso. Delle donne si parla e degli uomini non si dice nulla. Noi siamo criticati e a voi altri si passa tutto. E sapete perché? Perché le leggi le hanno fatte gli uomini, che se le avessero fatte le donne si sentirebbe tutto il contrario. Se io comandassi, vorrei che tutti gli uomini infedeli portassero un ramo d'albero in mano e so che tutte le città diventerebbero boschi! Da domani questa battuta via. Sì, che Clarice è infedele. Col pretesto di un giuramento affetta voler celare la verità. Essa è una perfida. Nell'atto di volersi ferire fu un inganno per muovermi a compassione di lei, ma se il destino mi fece cadere a fronte del mio rivale, io non lascerò mai il pensiero di vendicarmi. Morirà
quell'indegno o Clarice ingrata vedrà nel di lui sangue il frutto dei suoi amori. Alla Bastiglia! Disgrazia che è la mia. Di dopo Petro nessuno è venuto ancora a mangiare. Allora che le sono messo. È ancora viva la e diceva alle 2 ore che le sono a mezzogiorno e ne succedere. E venirà potuto adesso la mattina per Concetta. E andava. Mi diceva venire a potuto una volta, mi sono imbrogliato, non sapevo come cavarmi. Mamettina! Taci, manco che ne uno. Ebbene, hai ritrovato Codisto Pasquale? Non mi ha detto solo che cercherò dopo che avremo mangiato. Sono impaziente! Ma dove venire a mangiare fatti prima? Non vi è modo che io possa assicurarmi se qui si trova la mia cara Beatrice. E mi dice andiamo a ordinare il pranzo e poi la va a fare le non niente gioco di che la roba la sarà andata di mai. Per ora non ho volontà di mangiare. Vo' tornare alla posta, ci voglio andare da me, qualche cosa forse rileverò. Ma la sapessimo che sto padre che non mangia, sciamara. Devo uscire per un affare di premura. Se torno a pranzo bene, quando no mangerò questa sera. Tu, se vuoi, fatti dar da mangiare. Ecco le critiche la si comoda che le padrone. I denari mi pesano, tieni, metti nel mio baule. La servo. Eccoti la chiave. Non serve che le porto la chiave. Beatrice. Salsicce, manco ma che mi ha detto che mi faccia da mangiare. Se non vuoi mangiare lui, che il faccia di manco. E la mia compressione non l'è fatta per digiunare. Mettiamo via sta roba, poi subito. Alechino! Diavolo! Il signor Pantalone ti ha dato una borsa con 100 ducati? Sì, me la dava. E perché dunque non me la dai? Non me la voglio io. Se viene a me, che cosa ti ha detto quando ti ha dato la borsa? E mi ha detto date la vostra padrone. E vedi il tuo padrone chi è? Voceria. E domani dunque se la borsa è mia. Dunque non sarà sua. Tu la borsa? Eccola qua. Sono giusti? A me non lo toccate. Il conto poi. Abbia fa l'amico la borsa ma non rimediamo. Cosa dirà quella? Beh, se non dirà solo dirà niente. Chi è il padrone della locanda? Dilli che avrò un amico a braccio con me, che presto poi sarò per cui dia cash alla tavola più che può. Se magna!
come vuole restare servita, quanti piatti comanda? Oh, il signor Pantalone dei bisognosi non è un uomo di gran No, no. successione, digli che faccia 5-6 piatti, qualche cosa di buono. Se ne metterà da me. Sì, bravo! Oh, dirà tu, fatti onore. Io vado a prendere l'amico che è qui poco lontano e quando torno... Si mangia? No! No. Fa che tutto sia pronto. La vedrà come la sarà servita. Oh! Salsicce. No! Tieni questo foglio, mettilo nel baule, vada, È una lettera di cambio di 4.000 scudi. 4.000 scudi. Fa che tutto sia pronto. La servo. Fa bisogna vedere che faccio, no? È la prima volta che sto mi faccio mordire da mangiare. Vuoi fa vedere che sono un uomo che sa. Ma mettiamo via sta roba, poi subito. No, non vuoi perdere tempo. Nessuno! Non consiste un mangiare in una montagna di piatti, ma in una bella disposizione. Cose che sono le che cosa... Ecco qua la gallina faraona. Come Dio da me! E il mio padrone non è mica mangia con l'uovo che era doppia la tola, ma presto subito. Avevo corrente, cucina. Da me, che è sempre piaciuto, in mezz'ora posso mettere all'ordine qualsiasi E distante. dunque, visita che mi dare. Per due persone faremo due portate dei 4 piatti in una. Sì, non della bella ancora che saranno sti piatti. Nella prima portata che daremo la sopa, il lecco, il fritto e per ultimo un friccacacca. Allora. A 3 piatti li conosco, ma quarto non so ancora chi sia. Oh, un piatto alla francese, un intingolo, una cocco. Le buona. Ma vieni qua, non stai andare via. La prima portata va bene, ma la seconda. Delle ticule. Ancora adesso stanci. La. Uè, amico, canta. Che cantando non ti tenta tatatatataki. Cantare? Eh? Che sei caccato, non che mettere che tu... A me mi crederia che ti tatatachi lo stesso, ma proprio. L'arrosto, l'insalata, un tocco di carne pasticciata, un budino. Anche qua è un piatto che non conosco, cos'è lo sto bodelino? Ho detto un budino, un piatto l'inglese, una coccona, le buona. Ma tu non stai sempre ad andare via. Ma come disponeremo le vivande in tola? E la cosa, facile il cacà me ne farà No, qui non viene cocò né cacà, mi preme la scalcaria. Tutto consistente, il buon ordine. Si metterà, per esempio. E va bene, per esempio. Qua la crepa, qua è qua è il fritto, poi qua per ultimo il friccacacca. Allora, E in mezzo non che mette dietro. bisognerà che facciamo 5 piatti. E vabbè, fare 5 piatti. E invece che metteremo la calza per il lecco. No. Immagino che va la minestra, E da una banda la calza. Ed è stato il lecco. Altro invece. No, mi piace. Mi piace. Guardi, lo cambia, sapeva cucinare, ma non sa mettere i piatti in Come non sappiamo mettere Oh, vieni qua. Ve li segno, non mi fai conto che questo sia la tola. Facciamo un conto. Osservi come si distribuisce sti piatti. Vediamo. E terrà, per esempio, per primo qua. Apriamo la minestra. La crepa. La minestra sopra. Facciamo una crepa speciale. E fede la soppa speciale. Facciamo una crepa alla francese. E fede la soppa alla francese. Bon, soppa all'oignon. Facciamo una crepa speciale. Questa l'ho capita, ma dopo. Facciamo una crepa alla francese. Anche questa l'ho capita, ma dopo. Bon, soppa all'oignon. Non l'ho capito, ma cos'è lo sto gnon? Oignon, la. Non capisci una maledetta. La.
La segola! La cipolla! La soppa di C'è la soppa di segola! cipolla, che facevo sempre E quando dopo la soppa di segola, che mettiamo il lescio. Oh, dopo la soppa lei già E dopo il lescio, mettiamo il fritto. con tutti i contorni di verdure E dopo del fritto, mettiamo l'arrosto. Specialità della casa. E dopo l'arrosto, La specialità della casa. mettiamo la salsa. La salsa? No, la salsa. La salsa? No! La calza in telpie, la salsa in torno. Ah, io dico salsa perché non sono capace di dire salsa. E là per ultimo mettiamo quel piatto che non conosco. Andrà a vesta d'esposizione a ferro de cavala. A fem. Va bene, ma la salsa è troppo distante dall'eco. No, ma allora ci apriamo la salsa e la mettiamo un fiantin più vicino ai calli. Come può la zuppa sopportare la presenza della salsa? Ma allora a sto caso l'arrosto andrà messo fra la minestra e la salsa. Mai allontanare l'arrosto dal fritto. E là quel piatto che non conosco andrà messo un fiantin più vicino ai calli. Fricandò. Nome stesso lo dice, frica cacca andò. Ma se il fricacacca andò da quella banda, mi mettiamo la minestra che mangia tutto No, E poverino dove sei? Nella seconda portata, nella seconda portata. Che cosa fai, ginocchione? Aia! Ero qua di llenare la scalcaria, perché il budellino... Che foglio è quello? Niente, c'è una carta. Oh! È la lettera che il mandato! Oh! Quella è la mia cambiale! Piccone indegno! Così tieni conto delle cose mie, di cose di tanta importanza tu! Meriteresti che io ti bastonassi? Che dite, signor Pantalone? Si può vedere una sciocchezza maggiore di questa? In verità che la c'è da ridere, ce l'aveva se non che fosse modo di rimediare, ma come che ne faccia un'altra, la gente stata. Sì, tant'era se la cambiale veniva di lontano paese. Ignorantaccio! Tutto il mese è venuto perché Brigarella non sa mettere bene i piatti in tola. Lelu, questo è un cagadubi. Trova sempre difficoltà in tutto. A me sono un uomo che sa. Va via di qua! Via di qua! Guarda, ti dice... In materia di scalcaria, dove sei? Dal primo marito? Fuori! Capisco quell'uomo che tante volte le furbo e tante volte è tutto, ma tutto veramente, c'è tutto una loco. Fare un sciocco il briccone. Ebbene, che ci darete voi da pranzo? C'ho 5 piatti per portare con un poco di tempo. E con certi piatti, con certe portate, alla buona! 4 risi, un par di piatti e ciao! Mi non sono buone suggestioni! Sentito, regolatevi voi. Va bene, e Gavaria gusto che se quando in cocose che piacesse, che non me lo dicesse di Se ne fossero le polpette, per me che stanno mal dei denti, e mangeria volentieri! Sentito delle polpette? La. Dove? No, la. Oh, se comodi in quella camera che adesso che manditola, ma se comodi in quella Oh, che il signor Pantalone si contenterà di quel poco che daranno. Oh, ma veramente della, sei ancora troppo l'incomodo che lasci tu. Quel che aveva da farmi con lui lo fai lo commi, ma la vede bene che finché con quella putta in casa non c'è lecito che la che sta insieme. Mi ho accettato su grazie per divertirmi un pochetto. Non tremo ancora dalla paura, salo. Se non che già un figlio mio, quel cagadonao mi spasiva. Stanno candaise molto lestia e silenziosi. Brighella è un uomo di garbo. In Torino serviva un gran cavaliere, porta ancora la sua livrea. Turin. Ma anche a Venezia, sapete? C'è per esempio una certa locanda sulla Canal Grande, proprio in faccia alle fabbriche di Rialto, che si mangia così bene. Sono stato diverse volte concerti gaiantoveri da quelli dalla buona stampa. E mi sono trovato così bene, ma così bene,
che come la ricordo ancora mi consola. Tra le altre cose mi ricorda di un certo Mineo de Borgogna che dava in becco alle stelle. Non vi è maggior piacere al mondo oltre quello di essere in buona compagnia. Se la sapesse che compagnia che la era quella, se la sapesse che cuori tanto fatti, che sincerità, che sciatezza, e che bella conversazione che si è fatta anche alla Sueca. Siamo benedetti. 7, 8 galantomeni che non che sei suo compagni a sto mondo. Avete dunque goduto molto con questi? Ale che mi spero di godere ancora? La resta! Lo sciupologno? No, la va. La va. Lascialo verso. No, la va. La va. Ragionissimo. La va. No, il canale va. No, la va in tola, la va. Ma si andava! La Resti serviva in camera che porto in tola! Vai innanzi tu, metti giù la zuppa! La Resti serviva! Non sei curioso, sto suo servitore. Io vorrei meno spirito e più attenzione! Hai più capito? Più spirito e meno attenzione. Ho sbagliato. Guarda che bei trattati! Ti spende sul sgaino che niente di buon gusto! E sa neanche se sta menestra sarà buona di niente! Mi voglio assaggiare! Amico sempre le mie armi di riserva! Buona! Portemela dei concertisti! Ha visto quanto ci mette per pigliare piatte? Ecco che camerava! Cosa vedere? Ecco il bollito, va che pigliare piatte! C'era strada ci a vedere, mi par castra, sente molto che lì. Non le ne castane vedere, le pieghe, brave buona! Dove si va? Fuori tu mi... Dove vai con quel piatto? Mettere in tavola! Schifo! La voceria! Perché metti in tavola prima che io venga a Ho casa? visto venire dalla finestra! Dal bollito principi a mettere in tavola! Ma che devo vedere la soppa la sono mangiare per ora! Io costumo diversamente, voglio la più riporta in cucina quel piatto e spizzati che poi voglio riposare, Beatrice! Questo si fa sempre aspettare, Lecchino! Presto fioi, andiamo a pareggiare quell'altra camera che è arrivato quell'altro forestiere! E porta la minestra, subito! Subito! Cos'è lo mostro negozio e pappa castoro? Buono, portiamo di corsa questo! Bravi, pulito, e vesti come gatti! Ma se ne riuscisse seguito patroni sarebbe una gran bella cosa! Presto fiori la minestra! Pensate alla tavola vostra che noi pensiamo a questo! Ma vorrei pensare a tutte le domenica il potere! Ma ne qua che ve lo porto! Adesso è curioso vero, sa, può servire a te da là, lasciamolo fare, tanto la mangio sicuramente a me l'hanno dato. Arlecchino! Sono qua! Qua! Chi su coporti? Non sentite che c'è la mia! Adesso è proprio curioso, sa, ramma cazzo il pulpetto, io ci portassi in camera, ma non mi voglio appiccicare con questo. Tenete, signor faccendiere, portatesi il pulpetto, padrone vostro. Polpetti! Sì, le polpette che ha ordinato, ma sapete che sto come ha ragione, va servito io padrone e non sape il pulpetto a dove. Tu mi hai ordinato il pulpetto, io ci portate il pulpetto, a Rovanna il pulpetto, e lei sapete dove Rovanna il pulpetto, cosa sapete a Rovanna il pulpetto? Diavolo! Con quelli non potranno ordinate, questo è quella che non da portare. Grammi per fare i cose, guarda, fimo così. Le spartirò in due tondi, le metterò nei capparome, chi l'avrà ordinate, le darà 4 e 4. Ma che ne una di più! A chi lo da dare? Hanno voi che nessuno che l'abbia mai? A me la mangi mia? A portiamo il polpetto a questo. Arlecchino! Portate questo bodino! Aspetta che vengo! No! E il pulpetto va a andare là! Anche lo porta per là! Ma il mio patrone mi manda 4 regali sto fuori sera per acá! Si conosce? Allora sono amici e potevano mangiare insieme! Eccoli qui dallo sto negozio! Questo è un bodino all'inglese! Chi vai? All'inglese! Ah, padrone vostro, tu mi hai ordinato un budino! Io ci ho portato un budino al chilo budino! E lei sapete dove al chilo budino? Cosa vedevo? Oddio, mamma! Ma che bella roba, amore,
una svirolenta, la parpulenta. Ah, se fosse pulenta sarebbe una gran bella cosa. Assaggiamo un po' lì. Non è pulenta, è meglio della pulenta. Arlecchino! Vieni a servire! Ma dove diavolo è costui? Ah, sono qua. Dove sei? Dove ti perdi? Ero a Tor dei Piatti. Ti ha altro da mangiare? Adesso va la vela. Spicciati che poi voglio riposare. Beatrice! Altro. A sto modelino me lo metto via a parmi. Ecco qua la rosta! Fresco i frutti. Ecco presto, subito! La nostra, ah, ve lo porto. Passa la frutta, ma non Va bene, qua. Insomma, Hanno servito patroni e uno non lascia niente di quell'altro. Ma se ho servito pardon, adesso mi voglio mangiare per 4, Modelina, andiamo, ci vengo. Modelina, aspetta. Modelina, Atto terzo, strada con veduta della locanda. Ma guardate che discretezza della mia padrona. Guardate che discretezza della mia padrona. Ma Smeraldina, che cos'è Smeraldina? Che c'è? Manca Smeraldina. Smeraldino, dove sei tu? Lo spettacolo è già su. Scusate, non ho sentito il piediscendo. Scusatemi, non lo faccio più, va bene. Ma guardate che discretona della mia padrezza. Ma guardate che discretanza della mia padrina. Ma guardate che discretezza della mia padrona. Mandare con un biglietto ad una locanda una ragazza come me. Oh, servire una donna innamorata è una cosa molto cattiva. La lettera fa mille stravaganze questa mia padrona. E quel che non so capire, se che è innamorata del signor Silvio a segno di sbudellarsi per amor suo. E pur manda i biglietti, la lettera ad un altro. Quando non fosse che ne volessero per l'estate e l'altro per l'inverno. Basta, io nella locanda non voglio entrare. Chiamerò, qualcuno uscirà. La lettera. O di casa o della locanda. A chi cercate? Guaglioncella. Mi vergogno davvero. Ditemi, un certo signor Federico Rasponi è alloggiato in questa locanda? Sì, certo, ha finito di pranzare che poco. Avrei da dargli una cosa. Una commissione? Potete passare. Che credete che io sia? Sono la cameriera della sua sposa. Ebbene, passate. Oh, non ci vengo là dentro. E volete che lo faccio venire in mezzo alla strada? Non sta bene. Tanto più che è in compagnia col signor Pantalone dei Bisognosi. Oh, il mio padrone peggio, non ci vengo. E vi mando un servitore suo, se preferite. Quel moretto. O Moretto, per l'appunto. Sì, mandatelo. Ho capito. O Moretto le piace. Se vergogna tra Sirinda, ma se fa venire in mezzo alla strada e non si vergogna più. Se il mio padrone mi vede, cosa gli dirò? Dirò che venivo in traccia di lui e con la pelle accomodata. Non mi mancano i ripieghi. Chi è che mi comanda? Sono io, signore, mi dispiace di avervi incomodato. Niente, sono qua a ricevere i suoi comandi. Immagino che fosti a tavola per quel che io vedo. Io ero a tavola.
Ma che tornerò. Davvero me ne dispiace. E mi gusto porca per dirvela con la pancia piena. A quei due occetti io sto a proposito per farmi digerire. Egli è pur grazioso. Metto su il fiaschetto e son da U. Cara! Ma ha detto cara. Tocca! La mia padrona manda questo biglietto, signor Federico Risponi. Io nella locanda non voglio entrare. Ho già pensato di dare voi questo incomodo che siete il suo Ma servitore. volentieri che lo porterò, ma sempre prima che cammino da fare un'ambasciata. Da parte di chi? Da parte di un galantuomo. Ad esempio, conoscevo un certo Arlechin Batocio. Oh, mi pare di averlo sentito nominare qualche volta, ma non me ne ricordo. Avrebbe essere lui questo. Ma un bell'uomo basciotto, tracagnotto, spiritoso, bilante, che parla ben maestro di cerimonia. Non lo conosco assolutamente. Con lui il vecchio ce l'innamora di lui. Oh, mi burlate. E se potesse sperare un fiantin di corrispondenza, a ci farava conosca. Dirò, signore, che se lo vedessi ridesse nel genio, sarebbe facile che io gli corrispondessi. Ora che glielo fa sapere. Lo vedrà volentieri. Adesso su. Non è lui, dunque? Era. No. Questa storia non la capisco. Non l'ha visto? Quello che le innamorava le sorelle. Ma io non ho veduto altri che voi. Ma... Siete voi quello che dice di volermi bene. Assolutamente. Ma perché non me l'avete detto la prima? Perché sono un fiantin vergognosetto. No, farebbe innamorare anche i sassi. E così cosa dicela? E dico che... Che ha la vita? E dico che... La vita? E dico che... La vita? Anch'io sono un poco vergognosetta. Vabbè, un sessionissimo insieme farissimo il matrimonio delle persone vergognose. In verità voi mi date nel genio. E la puttana. Oh, non si domanda nemmeno. Ce lo dirò certo. Anzi, vuol dire sì, certissimo. Anche mia son puto. Io mi sarei maritata 50 volte, ma non ho mai trovato la persona che mi dia del genio. A me posso sperare di urtarghe un fiantin che la simpatia. Oh, in verità bisogna che io lo dica. Voi avete un non so che, basta, non dico altro. Quello che la volesse per moglie, come veniva a fare? Io non ho né padre né madre, bisogna dire il mio padrone o la mia padrona. E ci dirò cosa diranno. E diranno che se sono contenta io. E lei la cosa diranno. Dirò che se sono contenti E loro. noi diremo che siamo tutti contenti. Fammi che scrivimi la lettera che porta risposta di scorrere. Ecco la lettera. Sappiamo cosa che la dica sta lettera. Oh, non lo so, se sapeste che curiosità che ho di saperlo. E lavorasse che fosse una qualche premuso di sdegno che mi avesse a fare un premuso. Chissà, d'amore non dovrebbe essere. No, mi non voglio prendi se non so cosa che la dica, mi non ve la porto. Ma si potrebbe aprirla. Ma poi osserrarla ti voglio. Non si farà mica per le lettere, sono fatta apposta, non ci conosce niente. Apriamola dunque. Sì. Sapevo già. Voi. Un po', ma voi saprete leggere bene. Anche mia, un fiantinino. Sentiamo dunque. Avesimola con pulizia. Che avete fatto? Niente, che ci stiamo per accomodarla. Tu li leverta. Via, leggetela. Non lo gira, fu un cratto la vostra patronale, chiedere mezzo di. Per dirla non capisco neanche una parola. Ma bene qua! Altre femmine sono tutte compagne. Dunque, sta lettera la dice che? La dice che? La dice... Di poca luce non si vede bene. Che non capisce neanche una parola. Che serviva dunque aprirla? Rifleggeniamo se qualcosina capisce. Anch'io capisco qualche Proviamo lettera. se usciremo. Per esempio questo appagnato con la gambetta pararia. Non è un M. Poi boh, questo è un R. E vabbè, dall'R all'M che poca differenza. Mia. Allora dirammi A, la dirammi O. Ma no che vi è la codetta. È giusto per questo mi ha con la codetta O. Cosa fai qua? Niente, signore, venivo in traccia di voi. Cosa volevo da me? La padrona vi domanda. Che foglio è quello? C'è una carta. Lascia vedere. Atto lì. Ah! Questo è un biglietto che viene a me
briccone indegno! Sempre si aprono le mie lettere! Io non so niente, giudice! Osservate, signor Pantalone, un biglietto della signora Clarice in cui mi avvisa delle folli gelosie di Silvio e questo briccone me l'ha... Non so niente, Dite che ti enterra! Non so niente, signore. Chi ha aperto questo biglietto? Io nemmeno, Ma chi l'ha portato? Arlecchino lo portava suo padrone. E Meraldina l'ha portata dall'Arlecchino. Chiacchierone, non ti voglio più bene. Brutta pettegola! Non so chi mi chiederò darti una mano in tel muso! Le mani nel viso non me le ha mai date nessuno e mi meraviglia di voi. Così ti mi rispondi? Sì! Adesso te ciappo! Non mi pigliate! Non mi pigliate! Avete degli impedimenti che non potete prendermi! Ma se sapesse come fare a cavarmela... Povera Clarice è disperata per la gelosia di Silvio. Converrà che io mi scopra e che la consoli. E il far che non mi veda, bisognerà arrivare in fondo alla cale. Una volta arrivato in fondo alla cale, si svolta il cantone. Una volta svoltato il cantone, si mette le gambe in spalla. Una volta messe le gambe in spalla, a te santo Carolina non te ne devi. Dove vai? Sono fatta va! Perché hai aperto questo biglietto? Non so famiglia Meraldina. Ma che Smeraldina, sei stato tu pericolone, 2 lettere mi hai aperto in un giorno, vieni qua. Vieni qua, ti dico. Allora ti faccio dire. Sangue! Le vicine aperte le spalle! Sangue! Vieni, briccone, così imparerai ad aprire le mie lettere. Oh! Ma come? Si bastona il mio servitore? Sanguinami! Carpanami! Così se tratteremo una sorte! E i servitori che non serve più si manda via! Noi si bastona! Oh! Che dici? Ha detto che non si tratta così servitori degli altri. No, questo è un affronto che ha ricevuto me padre. Sì, questo è un affronto che ricevo io. sì. Chi è colui che ti ha bastonato? Non li hanno, c'era uno che spasciava. E perché ti ha battuto? Mi ha battuto con lui perché mentre che spasciava, lo spilante mi scappa. E ti lasci bastonare così? No, non mi lasciava. Non ti muovi? Mi moveva. Non ti difendi nemmeno? Ed esponi Adesso le il tuo ciabatte padrone ad un da questo. affronto, a un precipizio. Asino, poltronaccio che sei, se hai piacere di essere bastonato, ti darò gusto, ti bastonerò. Ancora io. Beatrice! Adesso posso dire da servitore dei due patroni. A roccia poi salari da tutti e due a cicce. Non sei inutile, sarà. Proviamo se così. Lombo, lombo, rambo. Era il banchetto che lavorava, non me pensava della preson. C'è venu i spiriti spiraria, menarne via senza ragion. Cosa ho fatto? Qui non so niente, so che dormivo sopra al bancone, so che la luce mi non vedeva, così son morto senza ragione. Una locanda di bridella con varie porte. Oi, 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 oi.
con tutto rotto, tutto a tocchi e sbruciato. A questo braccio che non lo muovi più. Ah no, no, no. Anche questa è stata. Ah! Con una scolatina che manda via tutto il dolore per le bastonate. Un magna ben, oddio ben, e stasera ce ne meglio. E finché posso voi salire da padroni, al manco che posso ciappare da salari. Oh, mo adesso cosa avevo io da fare? Il primo patron alle fuori di casa, il secondo è dell'acqua e il d'oro. Giusto adesso potrei tirare fuori i bauli, dare un po' di granati, che c'è bisogno di niente. Allora giusto la ciava e mi vuoi fare aiutare. Di là, nessuno! La politica! Polita, che mi desse una mano a tirare fuori certi baluli dalle camere. Come no, subito! Andate, aiutateci! Andate, aiutatemi, che devo una vedere una porzione di quel regalo che mi ha fatto prima i patroni. Chi sei un buon servitore? È sveglio, pronto, attentissimo, però qualche difetto pure il suo te narrà. Ho servito pure io e saccio il mestiere mio. Pall'amore non si fa niente. Col padrone o lo fotti o ti arruffiani. Piano, piano, piano che pesa, piano, piano che pesa, piano, piano che pesa, piano, piano che pesa, piano, 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 ecco, che lo so. Piano, Martufani! Adesso andiamo a tornare quell'altro in quell'altra camera, ma fai pian pianissimo, che quell'altro è il mio padrone che dorme. Guarda che occhi d'aquila che da questo! E te ridi, insomma, averlo vicino la notte si grava in paura. Guarda questo che bocca incantata, guarda. Vieni qua a Melone, andiamo, va fiore. Chi sei un gran furbo, ma già sta accorto. Non vorrei che con la scusa di servire due padroni e spugliasse a tutti e due. Piano, piano che dorme, piano, 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 sto a fare un ordine sulla punta del piede, se no te non una ciavadantetta di coppola. Ecco, piano, ecco, guarda che bravi che sono, guarda che belle pie alzare, ecco, la mettelo su, su. No, su! La tranquillità così! A buia, non serve nient'altro. No, infatti mi li faccio da panni. Tu sei un grand'uomo. Sicuro. Se resisti, io ti stimo. Ehi, Vesuvio, vieni qua, vai. Impari da mi guarda come che si fa. Mammelo Carmelo, tu hai picciato fu. Secondo me, Come hai fatto usciatemi che non ha fatto niente, si ha fatto solo si è picciato fu. E allora su quando ha fatto si è picciato fuoco, quando hai fatto il fuoco si è picciato, si è picciato su e meglio non mi. E si è picciato su e si è picciato fuoco, quindi si è picciato su e si è picciato fuoco. E non ti dico altro. oh, affimo le cose pulito e senza che nessuno mi disturba. Eccola, oh, oh diavolo, oh quel vestito vuole averci la mostacciave, se sapesse come... Aspetta, non mi ricordo a mia sola nonna che aveva un proverbio per ogni cosa che la faceva. In sto caso ce n'era uno che diceva, come che diceva? Tin tin, no. A pam pam, non neanche. No, pum pum. A pum pum! Ti ha ragione Alighiero, guarda che bravo se non te fossi tipo a retinua. A pum pum d'oro le rilevanza, questo gioco ci gioca in Francia, lello ti, lello mi, pum pum d'oro sta fuori a ti. Questo è il primo punto, e questo facciamo un castagno. Ecco qua. Guarda! Quanta roba, va! Quanti abiti di tutti i colori, di tutte le sorti. Ma guarda che belli, guardiamo da quest'altra banda. Anche di qua. Abbiamo uno, anche da femmina, va. E questo cosino. È il camisone da notte di sua nonna. Ecco fatto. Aspetta! Vuoi vedere? Certe volte che lascia dei bussolai, dei confetti in telescansella, vuoi vedere? Un che bello! Un che bell'uomo!
Oh, che bel ritratto! Oh, chi è l'uomo sto ritratto? Ha una faccia che mi pare conoscere, ma non me la ricordo. E che somiglia un tantini a quell'altro è mio patro. No. Non ha né sta abito né sta peruca. Arechino! Un diavolo, servia! Se devo vedere la sua roba, e dove vanno? In questo strato, a Pompondoro, le lille, arancia. No, fermo così, guarda. Allora mettiamo una prima scaccella che trovo, e poi ne metto uno dalla banda, e l'altro da quell'altra. E poi ne metto uno di qua, e l'altro di là. Arechino! La servo! Questo lo metto di qua, e questo lo metto di là, e questo lo metto di qua, e quest'altro di là. Ma vieni! Io vengo a prenderti con un bastone! No, sor padrone! Che bastone! Per Arlecchino! Ecco, uno di qua e uno di là. E questo dove vai? Vanno di qua, vanno di là. A grammi per fare le cose, va fermo così. Allo spatrondo tondi, e poi metterò un tapperomo, e poi quando andrò fuori di casa aggiusterò tutto. Arlecchino! Ma insomma, che cosa diavolo fai? Ma ha detto che ne pulisce il paniere a fare dove è mio? Quel baule di chi è? È suo. Quello! Quello. Quello! Ah, quello questo. Ah, non so se era un forestiere che è arrivato adesso. Dammi il vestito nero! La servo. Quello nero. Nero! Ah, che il cielo me la mandi buona con quello nero. Nero, dove tu sei? E già letto, va via che non te vuole. Aspetta, va, proviamoci con questo. Ah, ce n'è uno del verdolino con fiore lami. Nero! Nero, dopo il nero, sì. Nero, dove tu sei? Già letto, va via, non te vuole. Guarda che bello. Questo che piace di sicuro, proviamoci con questo. Ah, ce n'è uno di Roselina che dà anche al manicotto nero. Nero! Ah, lo vuol tutto nero. Nero, dove tu sei? Già letto, va via, non te vuole. Ah, ti può provare. Adesso te ne accorgerai anche. E te ne è uno del nero. Te l'avevo detto che non te volevo. Nero, dove tu sei? Oh, disperazione mia! Ah, velo qua, quello nero, più nero della negra morea. Ma ci voleva tanto. C'è un piantin sporchetto. Questo che è? Non so se abbiamo una Chi è? Oh, voilà, permette, quando non hanno messo questo, lei il color che mi ha fatto falare. Oh cielo! Non mi inganno io già, questo è il mio ritratto che donai io medesimo alla mia cara Beatrice. Arlecchino! Come è entrato nelle tasche del mio vestito questo ritratto che non vi era? Animo, dico, guarda, nascondi. Questo ritratto com'è nelle mie tasche? Arlecchino, ti ordino! Immediatamente, come è entrato nelle tasche del mio vestito questo ritratto? Animo, dico, parla! Che capisci per attaccare quel ritratto, roba mia, per porre dei pezzi, lo metto là dentro. Dove hai avuto questo ritratto? L'ho ereditato. Ereditato? Sì. Ho servito a Venezia un patron che è morto e mi ha lasciato le bagatelle che ho venduto, ma resta quel ritratto. Quanto tempo è che è morto questo tuo padrone? Una settimana. Come chiamavasi questo padrone? Non lo so. Ah, viveva con... Incognito? Sì. Quanto tempo l'hai tu servito? Poco 10 o 12 giorni. Dimmi! Era giovane il tuo padrone? Giovane, sì. Senza barba? Segna incompleto. Sai la patria? Almeno del tuo defunto padrone? Sì! Alena! Alla Saveo non me la ricordo più. Torinese, forse? Torinese! Ogni accento di costui, una stoccata al mio cuore, ma dimmi! Egli veramente morto, questo giovane torinese? Sì, l'è morto adesso. Dico al male, è morto! Avevi un accidente ne andà. Così mi destino. Dove è stato sepolto? Un altro imbroglio. Non le sta sepolto. No, perché c'è detto il suo compatriota che ha avuto il permesso di metterti una bella calcettina e di mandarla al suo paese. Questo servitore è quello che ti fece ritirare stamane dalla posta quella lettera? C'è Gelù, Pasquale! Non vi è più speranza, Beatrice è morta. Misera Beatrice, i disagi del viaggio, no, i tormenti del cuore l'avranno uccisa. Ahimè, non posso più reggere all'eccesso del mio dolore. Alla addolorà e piange e si dispera. Buone.
non vorrei amico sta Paola, a perché veia fuori l'ipocondria. No, è la storia del ritratto che ha fatto muovere i vermi. Faccio secondo patroccia volta se divide la servitù, ma ce l'hanno il servito, Credetemi, signor Pantalone, che l'ultima partita di specchi e cere è duplicata. Non riesce, chi giovani avesse parlato? Faremo passare un'altra volta i conticoli scritturali, incontreremo e scovergeremo la verità. Ho fatto anch'io un estratto dei nostri conti, ora lo riscontreremo, può darsi che siete lucidi o per voi o per me. Per me, sì. Arlecchino, Signor, hai tu le chiavi del mio baule? sì, gliel'ho. Perché l'hai portato in sala al mio baule? Per dare un po' di aria agli abiti. Fatto? Ho fatto. Allora apri e dammi. Di chi è quel baule? Il suo. Quello. 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 Quello! Che bel baule nuovo, con la banda negra. Non so se era un forestiere che è arrivata adesso. Apri e dammi un libro di memoria che troverai nel mio baule. Sì. Ma amore, a che il cielo me la rimandi buona queste memorie? Non riesce, come che diceva, chi giovani avesse parlato, ma in questo caso error non fa pagamento. Può darsi che così vada bene, lo riscontreremo. È lo questo, Sarà questo. Aspetta, No, che non sia è questo. Di chi è questo libro? Queste sono 2 lettere da me, scritte a Florindo. Ahimè, queste memorie, questi conti appartengono a lui. Sudo, tremo, non so in che mondo mi sia. Cosa sia Federico? C'è sento niente. Oh, no, niente. Arlecchino, come nel mio baule di questo libro, che non lo conosci. Presto parla, non ti confondere, parla! Anche io, che come sono rimasta che mi ho tolto il libro magna per fare del pelo, l'ho messo là dentro. Gli andava bene con quell'altro, andare bene a casa con questo. Come? Questo libro tuo non lo conosci? Me lo dai invece del mio? A questo è ancora più fin di quell'altro. Anche io, lei poco tempo che le mie così a prima vista non lo conosco. E dove hai avuto questo libro? L'ho ereditato. Ereditato? E succedo, ho servito a Venezia un patron che l'è morto, ma lasciato delle bagatelle che ho venduto, ma resta quel libro. Quanto tempo è? Una settimana. Ma come può darsi se tu hai ritrovato Verona? Ah, giusto allora veniva via da Venezia per la morte del mio patrone. Pensa a me, questo tuo padrone aveva un nome Florindo. Florindo, Di familiare tu, sì. Adesso tutti i nostri Ed è morto sicuramente. Sì, le andate sicuro. Che male è morto. Dove è stato sepolto? Poveraccio! Il che va? No. Il che fa? No. Non neanche. Il Ugataka? No. Il Sedano. Insomma, le costante il canale, non c'è visto più. Ben felice. Morto Florindo, morto il mio bene, morta. È la unica mia speranza. Anche questo dai vermi. A che mi serve questa vita inutile? Se morto è quello per cui unicamente io viveva, vane lusinghe, cure gettate al vento, infelici stratagemmi d'amore. Lascio la patria, abbandono i parenti, vesto spoglie, vivi! Azzardo la vita stessa, tutto do per Florindo, e il mio Florindo è morto. Sventolata Beatrice, inutile il pianto, vale sono le querele, Florindo è morto. Ahimè, il dolore mi opprime, più non vedo la luce. Idolo mio, caro sposo, ti seguirò, disperata. Sono qua! Donna! Femmina! Non sono Ma che dire mia figlia? Clarice! Clarice! Il signor Federico Rasponi! Oh, no, è una donna! Ah, bella! A me non so più servitor de do patroni.
Ma ven patrón. E no, padrona! Non mi posso dar pace di questo vecchiazzo di pantalone. Più che ci penso, più mi salta la bile. Sono portato verissimo! Mi meraviglio che abbiate anche tanto ardire di Voglio salutarmi. dare una buona nuova! Volete forse dirmi che avete fatto le nozze? Non me ne importa un fixato. Ma non sapere niente, lasciami parlare in vostra ora! Ma parlate, che il canchero vi mangi. Adesso mi viene voglia di dottorarlo a pugni. Mia figlia, se vous volete, la sarà la moglie di vostro figlio. Ah sì? Obbligatissimo. Non vi incomodate. Mio figlio non è di sì buon stomaco. Mudatela bene al signor torinese. Sapete chi c'è quel torinese? Lo direi! Sia chi esserci voglia, vostra figlia è stata veduta con lui. E toc, zocchice. Ma non è vero che Non voglio sentire altro. se non mi ascolterei sarà peso La vedremo per chi sarà Mi peggio. piace una puta onorata Il diavolo che vi porti. che strassiglia! Vecchio senza parola. Senza parola! Senza parola e senza reputazione. Vaccaia, Bafia, Baruslan, Viram, Burdigam, Pasugam, Farabulam, Zaglam, Brodvec, Dan Pantalan. Oh, ma sono scaricato. Sono scaricato. Una bestia di oro! Sono mai sapone dir che quella c'è una donna? No! No, onesto lasciarmi parlare! Ecco quella spussetta di suo figlio! Mi aspetto qualche altra insolenza di sicuro! Ecco, Pantalone, io mi sento tentato di cacciargli la spada nel petto. Ecco, la spada nel petto! Signor Silvio, caro! Ora mi darà anche una buona nuova sera! Se degnasse di lasciarmi parlare! E non la fosse come quella masera da mulite suo signor pare! Che avete da dirmi? Parlate! Sappiate, il matrimonio di mia figlia con signor Federico Rasponi è andato a Monte. È vero? Sì, Non mi ingannate! vi dico la verità! E se voi sei ancora di quell'umor, mia figlia sei pronta a dargli la mano! Ah, cielo! Voi mi riportate da morte a vita! Non sei tanto bestia come so fare costui! Ma, oh cielo, come potrò stringere a seno con lei che con un altro sposo ha lungamente parlato? Curte! Il signor Federico Rasponi! E che diventa? Vabbè, come? Io non vi capisco! Il signor Federico Rasponi? E che diventa? Ma che dice? Va bene, insomma, non vi capisco, ecco. Il sicuro del legname! Quello che si credeva Federico e sta scoperto per Beatrice! Vestita da uomo? Vestito da uomo? Ora lo capisco! Tante! Come andò? Raccontatemi! In casa mia figlia non sa niente, con un racconto solo soddisferò tutti i Vi seguo e vi domando umilmente perdono se trasportata dalla passione. Curte, anche amico! Cosa che c'è? Amor! L'amor! L'amor! Basta! Basta! L'amor!
Nose brodo de Fasio. Quale core più felice Demos Buscetta! Lasciatemi per carità. Adesso è proprio la disperazione. Ma andata al diavolo! Niente potrà impedirmi. Che vedo? Fluindo, Beatrice! siete in vita. Voi pur vivete! Oh sorte. Anima mia! Tole su tutto sto sangue che non va da mai. Io almeno ci voglio guadagnarsi 2 coltelli. Non ce li do più. Qual motivo vi ha ridotto a tale disperazione? Una falsa novella della vostra morte. E chi fu che vi fece credere la mia morte? Il mio servitore. E il mio parimenti mi fece credere voi estinta. Questo libro era nel mio baule. Come passò nelle vostre mani? Quei baldi dei nostri servi, sa il cielo che cosa hanno fatto. Essi sono stati la causa del nostro dolore e della nostra disperazione. 100 favole il mio ha raccontato di voi. Ed altrettante ne ho io di voi, dal servo mio tollerato. Ma dove sono costoro? Più non si vedono. Cerchiamo di loro e confrontiamo la verità. E di là? Non v'è nessuno? La cocò. Comandi, signore. I nonno... I nostri servitori, dove sono egli no? Egli no, mio so, signore, egli noi se può cercare. Procurate di ritrovarli e mandateli qui da noi. Sì. Mi dovete conoscere che uno lo dirò in cacà, che loro li conosceranno tutti noi. Permesso? Me rallegro con loro signori per la morte così dolce che gli hanno fatto. Se si volesse far seppellire, che vada in altro luogo, che qua a noi sta bene. Servitore dello signori. E voi pure? Siete in questa locanda alloggiata? Ci sono giunta stamane. E io stamane ancora, ma non ci siamo prima veduti. La fortuna ci ha voluti un po' tormentare. Ma ditemi, Federigo, vostro fratello, è egli morto? Ne dubitate? Spiò sul colpo. Eppure mi veniva fatto credere che fosse vivo in Venezia. Questo è un inganno di chi sinora mi ha preso per Federico. Ma questi servi che ancora non si vedono. Chi è? Signora, chi è questa gentilissima? Vieni, non aver paura. Non ti vogliamo fare alcun male. Non mi ricordo ancora delle bastonate, allora cercavo... Questo forse egli no, l'abbiamo trovato. Se troveremo quell'altro non faremo venire. Sì, è necessario che ci siano, tutte e due, in una volta. Sì, tutte e due. Non conoscevo quell'altro. No, se ce ne stesse nato, l'avesse a conoscere pure io. Domanderemo in cucina, ma che non lo conoscerei. Narraci un poco come andò la faccenda del cambio del ritratto e del libro e perché tanto tu che quell'altro briccone vi uniste a farci disperare. La favorisce una paroletta di... Adesso vengo che racconto tutto. Le sapessi non che mi dite questi negozi non che non colpa, ma che lui sta la causa di tutto, lui sta Pasquale, il servitore di quella signora anche lì là. La sapete che ci dico che il servitore che hanno nome Pasquale. Dunque, colui che ti fece pigliare alla posta la nota lettera era il servitore della signora Ma che Beatrice. chi c'era lui Pasquale? Converrebbe che io bastonassi Pasquale e te nello stesso tempo. Ah, così c'ho pure anche le mie che quelle del Pasquale. Adesso vengo che racconto tutto. E sta lui che ha fatto questo mentre non vai con gli autobolo, mi segue l'altro che mi viene in casa. Da sapere pure non che mondo, il soldo che ha fatto questa vai dello. E qui che andava un tubo, adesso vengo che racconto tutto. Ma e mica stai boccone quello lì si fa nel quella che trova quella maledicina per volta ragazzi
perché pover'uomo ha paura che sia via, lo trova mica la benedizione per morto, eccetera, eccetera. Anche adesso soffrendo sta vita causa di tutto. Ma perché accusati di una colpa che assarisci di non avere? Per la morte che porta. A chi? A Pasquale. Erano precipiti. Chi? Pasquale. Pasquale, tu siete due bricconi. Oh, assariami solo sto caso. Non cerchiamo altro, signora Beatrice. I nostri servitori non l'hanno fatto a malizia. Meritano essere corretti. Ma in grazia delle nostre consolazioni si può loro perdonare il trascorso. È vero, ma il vostro servitore Pasquale... Pasquale, ti danno tempo. Non butto che mangia gallina e cocco. Se può bevare un piantino e marciala, non butto che salti che canti che balla. Salto, canto, ballo. Basta! Basta. Posso? Io andrei dal signor Pantalone. Vi sentireste voi di venire con me? Oh, vi verrei volentieri! Ma devo attendere un banchiere a casa, ci verrò più tardi. Se avete premura. Sì, voglio andarvi subito. Vi aspetterò dal signor Pantalone. Di là non parto, se voi non venite. No, non so dove stia di casa. Ma se mi sono fatto la compagna Romini. Bene, vado a vestirmi. La mala che la servo su. C'ho il patrono che è Pasquale, c'è la Beatrice, non ha nessuno che aiuta a cambiarsi. Permetta che vada a vendere di Pasquale. Sì, vanne pure, servila con attenzione, ne avrò piacere. A invenzione, a prontesce a frottole sfido il primo procuratore della Repubblica. Grandi accidenti accaduti sono in questa giornata, pianti, lamenti, disperazioni e all'ultimo consolazione, allegrezza. Passar dal pianto al riso è un dolce salto che fa scordare il morso dell'affanno, ma quando dal piacere si passa al duolo è ben più crudo e acerbo il disinganno. Corinto non se la sua per le case non c'è. Ma di chi parli? Di Pasquale è un amico che voglio bene, ma lei è un poltron, in vez di essere un servidor che vale perdono. Vieni a vestire! Sì, ma prima la prego di una grazia. Te la meriti davvero per i tuoi buoni portamenti? Ma sapete che se ne qualcuno sta Pasquale? Dov'è questo maledetto Pasquale? Si può vedere? E il venirà lo medalisto, ma e così la prego di sta grazia. Cosa vuoi? A poi adesso anche a me assunto innamorato. Innamorato? Se ci la memorosa la sera del suo pantalone. E come c'entro io? O spero che non la vinta. Ma dato che mi sono un socialidor, ci dice una paroletta al suo pantalone. Bisognerà vedere se la ragazza ti vuole. La ragazza non mi vuole, basta una paroletta del taccio al pantalone. La farò. Oh. Ma come la manterrai la moglie? Non so, mi ingegnerò, farò qualcosa. Mi raccomanderò a Pasquale. Raccomandati a un poco più di giudizio. Raccomandati un po' tutti. Ma se non faccio giudizio stavolta, non lo faccio più giudizio. Pasquale, altra camera in casa di Pantalone. Mia Clarice, non essere così ostinata! Ti vedi che è pentio, signor Silvio, che te domanda perdono se la dai qualche debolezza. Se sta per amor, anche a me non perdonai, sono stramessi, che via da perdonare anche a me! Misurate dalla vostra pena la mia, e tanto più assicuratevi che io vi amo. Davvero, quanto più il timore di perdervi. Ma vi aveva reso furioso se il cielo ci vuole felici. No, non vi rendete ostile alle beneficenze del cielo con l'immagine della vendetta. No, non funestate il più bel giorno di nostra vita. Alle preghiere del mio caro figliuolo aggiungo le mie. Signora Clarice, mia cara nuora, compatitelo il poverino, è stato lì per diventar matto. Dio, signora padrona, che cosa fare? Gli uomini poco più, poco meno con noi sono tutti crudeli, pretendono un'esattissima fedeltà e per ogni leggero sospetto ci maltrattano, ci strapazzano, ci vorrebbero vedere morire. Già con uno con l'altro dovete pur maritarvi. Dirò come si dice agli ammalati, già che avete da prendere la medicina e prendetela! Senti tu, sperandi dal matrimonio, la che dice medicamento, da farti il teparatossego! Bisogna metterti a divertirlo un pochetto! Non è lei, non è medicamento, no! Il matrimonio è una confezione, un zulebbe, un condito, a lei un succarè. Mia cara, possibile che un accento non abbia a uscire dalle vostre labbra? Io so che merito da voi essere punito, ma per pietà, punitemi con le vostre parole, non con il vostro silenzio. So. Eccomi ai vostri piedi. E
e movetevi a compassione di me. C'è più quella sospiradina buon segno! Incalcia l'argomento! Il sospiro è come il lampo fuori di pioggia! Se credessi che pretendeste il mio sangue, il luogo della supposta fedeltà, ma io ve lo esibisco, di buon animo, ma oh cielo! Il luogo del sangue, le mie vene, rendetevi quello che mi scorga dagli occhi. Bravo! Le coppe! Piante più dove la manca un solene! C'è Maria Bugliano! De signora Clarice, per carità, Ingrato! Cara! Inumano! Anima mia! Cane! Viscere vie! Lava! Perdonatemi per amor del cielo! Vi ho perdonato! La sei andata! Mi ami? Ti amo! Io t'adoro con tutta l'anima. Morirò se non mi ami. Certo morirò. Morirò se non mi ami. L'ammalato è disposto, date il medicamento! Con buona grazia, i sepolveri! Vieni qua, signor compare Brighera! C'è stavo a darmi da intendere tutte quelle fandonie ad assicurarmi che il signor Federico c'era quello! Caro signor, chi non s'aveva ingannato? Ed era Don Fraderi che si sommeggiava come un pomo spartito. Un poco? Un poco? Spartito. 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 Un pomo, spartito, spartito, un pomo, spartito, in verità, in verità, in verità, in verità. Un pomo, spartito, spartito. Basta, cercate che andare a casa. Cosa che siete di nuovo? Di nuovo che c'è la signora Beatrice, che la memoria Che riveria. la vegna che la separona! La faccio venire. La faccio venire! Signori. Eccomi qui a domandarvi perdono se per cagione mia aveste dei disturbi. Ma niente, amica mia, venite qua! Se la Beatrice che per essere donna e per essere giovane, che avete il coraggio! Troppo spirito, padrona mia. Amore fa fare delle gran cose. Se trova questo amoroso mi sei stabilito! Sì, il cielo mi ha consolata. Bella reputazione. Signore, voi non c'entrate nei fatti miei. Ora che sono contento io, vorrei che tutto il mondo godesse. Ci sono matrimoni da fare, bene, si facciano. E il signore mi sarebbe mio! Con chi? Col primo che viene! Provalo, sono qua io. Voi e per far che? Beh, per un poco di dote. Non vi è bisogno di voi! Ha paura che glielo mangino, ci ha preso gusto! Fosse Lorenzo, vai la compagnia! Il signor Florindo dov'è? Fa camminare avanti se sei contenta! Ti contattate il signor Pantalone che passi il signor Florindo? C'è amico si fatto? Sì, mio sposo. Che vegna che separone! Fate pazzi. Giovanotta mi riverisco! Addio, Moretto! Parla regno! Di che? Si volesse! Perché no? Parla regno! Signora padrona, con licenza di questi signori vorrei pregare ad una carità. Che cosa vuoi? Chi è servitore della signora Beatrice che mi vorrebbe, se le dicessi una parola alla sua padrona che si contentasse che mi prendesse, spererei di fare la mia fortuna. Sì, cara Smeraldina, lo farò volentieri! Servitori!
umilissimo dei loro signori. Ella è il padrone di casa. Sì, per servirla. Permette che io abbia dedicarle la mia servitù, scordato a farlo dalla signora Beatrice, di cui, siccome di me, note gli saranno le vicende passate. La finestra! Sarà la finestra! La tempesta! Il temporale! Lumi! Lumi! Presto! Lumi! Salvate signori! Lumi! Lo spettacolo continua! Lumi! Presto! 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 Lumi! Ecco! Musica! Me consuelo di conoscerla, me consuelo di reverirla e me consuelo del cuore di tutte le sue consolazioni. La signora Beatrice deve essere mia sposa e se voi non disdegnate onorarci sarete pronubo delle nostre nozze. Pronubo! Quel che sa fare se passa subito e si dà la mano. Sono pronto, signora Beatrice. Eccola, signor Florindo. Non si fa pregare. Faremo poi il saldo dei nostri conti e giustare le soppartie che poi aggiusteremo le nostre. Se Maria Muger, è tutto si aggiusta, è tutto le finire. Ah no, signori, manca il mezzo. Cosa manca? Signora, la favorisce una paroletta in disparte. Ma cosa vuoi? Ma se ricorda quello che mi ha promesso. Che cosa? Non me ne ricordo. Devo mandare Meraldina per mia muggere al pantalone. Ah, se ora me ne sovviene lo faccio subito. La prego di sta grazia. Signor Pantalone, benché sia questa la prima volta che io abbia l'onore di conoscervi, mi può ardito di domandarvi una grazia. Non mi comanda, in quel che posso mi la servirò. Il mio servitore bramerebbe per moglie la vostra cameriera. Avreste voi difficoltà di accordargliela? Oh bella, un altro che mi vuole, che diavolo è? Almeno lo conoscessi. Per mi non niente in contrario, cosa dice la parona? Se potessi credere d'andare a star bene. Se l'uomo di quel cosa so servitore. Per quel poco tempo che io lo mecco, è fidato certo e mi pare di abilità. Signor Florindo, voi mi avete prevenuto in una cosa che doveva fare io. Doveva io proporre le nozze della mia cameriera per il servitore della signora Beatrice. Voi l'avete chiesta per il vostro, non ho con l'altro. No, quando voi avete queste premure, mi ritiro affatto e vi lascio in pienissima libertà. No, non sarà mai vero che voglia che le mie premure siano preferite alle vostre. Poi non ho per dirlo certo impegno, proseguite pure per il vostro. No, voi lo fate per complimento, signor Pantalone. Quel che ho detto sia per non detto. Per il mio servitore non vi parlo più, anzi, non voglio che la sposi. Assolutamente. No, se non lo sposa il vostro, non lo sposare nemmeno quell'altro. La cosa deve essere perlomeno del vostro. Oh bella, non fai complimenti mirato a sua muggere. Sta a vedere che di due non ne avrò nessuno. Animo che sei giusta, sta povera puta che ha voglia di maritarsi, bisogna che ademo all'uno o all'altro. Al mio no, non voglio certo far torto alla signora Clarice. E io permetterò mai che sia fatto al signor Florindo. Signori, se permette, sta facendo la giusta romina. E per cosa Per cosa? Sul Florindo? Sì. Non la domandare Meraldina per il suo servitore. Ma sì, non hai sentito tu stesso? E della signora Clarice, non la domandare Meraldina per il servitore della signora Beatrice. Doveva farlo sicuramente. A plegoria Meraldina, dammi la manina. Ma per cosa volevo che veda la manina? Perché mi sono il servitore del signor Florindo e della signora Beatrice. Come? Che dici? Adizio? Ma signora Beatrice, il vostro servitore dov'è? Eccolo qui, non è Arlecchino? Arlecchino, no, questo è il mio servitore. Il vostro non è Pasquale? Pasquale? Doveva essere il vostro! Non mi ricordavo più di Pasquale. Come va la faccenda? Do patron servir di un bel impegno e pur per gloria mia allo superato. E in mezzo alle maggiori difficoltà mi son cavà con destrezza e con ingegno. Secondando la sorte il mio disegno m'ha fatto comparire di qua e di là. E avaria sta cuccagna continuò, se per amor mi hanno passava il segno. All'ultimo. Tutto da fare gli uomini se buoni, ma con l'amore l'ingegno non va niente, e più furbi diventa e più mincioni. Per amare comida impertinente, io non sarò più servitor de do patroni.
ma sarò servitore di chi mi sente. Ecco essere vostro!